compito di aprire questo evento, che è un evento ispirato a quanto abbiamo visto a Foggia, duplice, cioè che comprende un convegno e il rinnovo degli organi regionali, cioè sia della DIRER che della DIREL. Quindi è un duplice binario. Non vi pongo altri problemi, io oltretutto mi considero ormai quasi fuori gioco, data l'età, e passo direttamente la parola alla mia collega della DIRER, la dottoressa Petralia. Grazie. Buongiorno a tutti, saluto e do il benvenuto ai convegnisti in sala, a quelli che si stanno collegando in videoconferenza. Ringrazio tutti per l'interesse per questo evento. Io sono il segretario regionale di DIRER, quindi rappresento DIRER in sede Veneto. Faccio un po' da padrona di casa come ex dirigente di questo ente. Vorrei presentare le persone che vogliono salutarvi nell'immediato prima dell'inizio delle relazioni. Prima di tutto saluto e ringrazio il senatore Ferrazzi, che è qui presente, che ha dimostrato una sensibilità particolare per i nostri interessi e gli interessi della categoria, della dirigenza e dei direttivi degli enti locali. Saluto e ringrazio per la partecipazione il segretario generale della COSMED, Giorgio Cavallero, che farà un saluto anche lui, e quindi il segretario generale di DIREL, Mario Sette, il segretario generale di DIRER, il sindacato delle regioni, Vittorio Manduca. Poi farà un piccolo saluto il dottor Zoccatelli, il broker, che vi saluterà ed è presente nel foyer con delle sue proposte per ipotesi assicurative per la nostra professione, il dottor Grimaldi, Dasein Formazione e Consulenza. Per quanto riguarda la regione, il dottor Maurizio Gasparin, segretario generale, e l'assessore Calzavara, l'assessore al personale, saranno presenti in un momento successivo. Si scusano di non essere presenti all'inizio, ma è stata convocata una giunta straordinaria questa mattina e quindi alle 10 sono a Palazzo Balbi, ma parteciperanno in un secondo momento. Io non voglio togliere tempo agli interventi che seguono, ai saluti. Vi ringrazio tutti e godiamoci questo momento di seminariale interessante. Buongiorno a tutti e grazie. Eccomi, allora io nella scia sarò veramente brevissimo. Allora, innanzitutto questa io la vedo anche come una grande festa, perché finalmente si ritorna un po' più in presenza, perché insomma è tempo che non ci guardavamo negli occhi da vicino. In più abbiamo il piacere di vederci con DIRER, DIREL, che sono delle sigle alle quali continuiamo a essere molto affezionati, sebbene, come tutti quanti sappiamo, siamo diventati Fediret, quindi il primo sindacato dell'area delle funzioni locali. Questo chiaramente non è che bisogna vincere i primati, bisogna raggiungere quelle condizioni per essere incisivi in una contrattazione nazionale di lavoro e incisivi in un'interlocuzione con la parte politica, sia nazionale che quella locale, che quella regionale, affinché poi i provvedimenti che saranno assunti di natura legislativa, di natura organizzativa, possano consentire ad una dirigenza sempre più preparata e professionale di svolgere un compito molto importante che nei prossimi anni sarà veramente determinante, evidentemente per provare a dare un nuovo impulso e un diverso ordine di cose al nostro Paese.
Prima parlavamo col senatore anche di un argomento scottante di questi giorni che ci ha visti impegnati in un'interlocuzione governativa sulla dirigenza e sulla, tra virgolette, stabilizzazione di dirigenti esterni. Nei confronti di questa tematica nessuno di noi ha posizioni pregiudiziali. L'unica posizione pregiudiziale è quella di assicurare e garantire una professionalità e un'indipendenza dell'azione amministrativa della dirigenza, che deve essere vista soltanto come dipendenza alle leggi, ai regolamenti e alla Costituzione, fedeltà alla Repubblica. E quindi su questo argomento varie organizzazioni sindacali sono espresse, anche noi abbiamo svolto il nostro ruolo, e mi sembra che su questo argomento si sia aperta una ampia discussione un po' più obiettiva e meno partigiana, consentitemi questo termine, sulla tematica della dirigenza. E oggi questo convegno, che è stato già immaginato qualche mese fa, anzi parecchi mesi fa, guarda caso coglie proprio nel segno, perché tratta tematiche relative alla dirigenza, al ruolo, a un tema che noi negli enti locali soffriamo molto, quello della carenza sempre di maggiore di dirigenti, di posizioni dirigenziali, e che mette in grave difficoltà i nostri enti. Spesso si guarda, ormai mi sembra che nell'ultimo decennio la spending review, cioè la revisione della spesa, abbia avuto un ruolo di indirizzo delle scelte politiche, a prescindere dalla qualità dei servizi erogati. E quindi si immagina che avendo un dirigente in meno puoi avere 3 funzionari in più con la stessa retribuzione. Tra un po' si penserà che togliendo un funzionario potrei avere 5 dipendenti in più. Quindi tutto ciò a fronte di una peggiore evidentemente erogazione di servizi al cittadino. Quindi io credo che la parte politica e anche noi dirigenza dovremmo essere consapevoli del fatto che una dirigenza forte diventa l'ossatura di un paese che vuole crescere. Una dirigenza debole, dirigenza con i suoi funzionari, con il suo personale, perché noi non abbiamo mai fatto noi rappresentiamo dirigenti e funzionari, ma noi facciamo sempre un ragionamento di ampio respiro, è la macchina amministrativa che deve funzionare. Un altro argomento molto importante è la cosiddetta dirigenza difensiva, che si sta delineando alla luce di una serie incredibile e farraginosa di norme che rende l'azione amministrativa molto pericolosa per il dirigente stesso, nel senso che decidere comporta un rischio. Al contempo, purtroppo, anche il non decidere comporta un rischio. Quindi su questo argomento poi il nostro segretario confederale, che si è battuto e ha ottenuto risultati nel campo medico, ci dirà qualcosa, perché è un argomento che noi dovremo in qualche modo porre all'attenzione del legislatore anche per la dirigenza. Non si vogliono scappatoie, si vogliono soltanto regole chiare e precise che una volta che uno le osserva giunge al risultato che, ripeto, è sempre l'erogazione del servizio al cittadino. Oggi poi in più è una festa, perché c'è anche il congresso della DIREL e della RIRER regionale, e noi viviamo questi momenti congressuali come una gioia, perché diventa anche un momento in cui si ridistribuiscono funzioni, compiti, ruoli, si ragiona un po' su quello che deve essere fatto sia a livello locale, e il Veneto è una realtà che comunque ha un respiro nazionale che è indiscutibile, è stato testimoniato nel corso degli anni. Per cui non lascio spazio ai successivi saluti. Adesso il nostro segretario confederale ci farà il suo saluto. Purtroppo lui, per impegni chiaramente importanti che gli consentiranno di non stare molto tempo con noi, però sappiamo che c'è vicino e lo sarà sempre di più, anche perché, come lui vi dirà, ci saranno degli appuntamenti nei prossimi mesi che sono davvero estremamente importanti. Non dimentichiamo che noi abbiamo sottoscritto un contratto un annetto fa, un contratto collettivo nazionale di lavoro. Molti contratti decentrati ancora non sono stati perfezionati, ma a breve ci dovremo cimentare sul nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro, e quella sarà un'altra circostanza in cui il sindacato dovrà essere forte, dovrà essere preparato,
dovrà essere compatto e dovrà essere capace di esprimere idee e proposte che la nostra parte pubblica e il legislatore dovranno tenere in giusta considerazione. Grazie e buon lavoro. Grazie a tutti, grazie anche e complimenti per l'organizzazione di questo splendido convegno. Ma noi dobbiamo pensare che il Covid ha ammucchiato i problemi e quindi ci troviamo oggi in questa ripresa, fortunatamente in presenza, a dover far fronte a scadenze subentranti, importanti, assolutamente decisive per le categorie dirigenziali e per questa in particolare. Questo perché ha già accennato molto bene Mario Sette, ci sono dei contratti decentrati, c'è un contratto nazionale ancora da applicare, con dei tempi che stanno diventando inaccettabili in molte regioni e quindi bisogna provvedere a recuperare le decentrate perdute. Il secondo aspetto è che andiamo verso una stagione particolarmente importante. È iniziata la stagione dei rinnovi contrattuali, è stato chiuso già il comparto, stiamo parlando del 19-21, c'è stato chiuso il comparto delle funzioni centrali e quindi con le lentezze che ci sono è presumibile che verso la fine di quest'anno si vada anche al rinnovo di questo contratto della dirigenza TPA e TPA e di tutte le funzioni locali. Quindi anche perché i tempi sono dettati dal calendario parlamentare, mi pare che il 23 di marzo finisca la legislatura, quindi inoltre ci sono anche dei rinnovi all'interno delle delegazioni trattanti di ARAN, insomma una coincidenza di fenomeni che ci porteranno quest'autunno a dover affrontare momenti decisivi per un sindacato, quali sono i rinnovi contrattuali. Quindi bisogna al più presto anche queste sigle che sono poi confluite in Federez, perché Federez è la principale sigla del comparto, così come la Confederazione Cosmed è la principale confederazione della dirigenza. E quando sei la sigla principale, su di te cade anche l'onere, il dovere della proposta, della piattaforma, dell'innovazione. E parimenti voi sapete che i contratti della dirigenza sono sempre frutto di alcuni aspetti generali che vengono affrontati a livello generale, cioè se il primo contratto della dirigenza stabilisce per esempio l'entità del tabellare unico, questa misura, questo emolumento sarà ripetuto in tutti i contratti che verranno dopo. E gran parte delle relazioni sindacali e della parte normativa contrattuale che viene discussa in altri contratti viene poi fotocopiata negli altri. Quindi non basta mai guardare il proprio contratto se non si guarda anche quelli degli altri con lungimiranza, sapendo che questi hanno una ricaduta generale. La ricaduta poi per voi è particolarmente importante perché il nuovo contratto nazionale porrà fine alle delegazioni divise tra Feder, DIR ed IREL e darà l'avvio ad una contrattazione decentrata con una sigla unica, quindi che
si presenterà non più con 3 livree, ma con una livrea e una delegazione nell'ambito. Questo è un fatto positivo, perché la dirigenza amministrativa deve trovare momenti unitari e deve assolutamente riportare quello che è la sua funzione sociale. Cioè, se non funziona l'amministrazione, non funziona nulla, non funziona la scuola, non funziona la sanità. Su questo noi ne siamo consapevoli, soprattutto noi che siamo sanitari, che dipendiamo dalle delibere anche per lo svolgimento delle nostre funzioni. Quindi il discorso che ha accennato Sette, cioè un emendamento che noi presentiamo da un po' sulla cosiddetta amministrazione difensiva, cioè sull'equiparare anche la dirigenza amministrativa a quello che hanno ottenuto i sanitari, cioè la dirigenza sanitaria, se può essere chiamata a risarcimento fino a 3 annualità di stipendio. Voi sapete anche che i magistrati possono essere chiamati a responsabilità per una sola annualità di stipendio. Ora, questo, che è la legge Gelli Bianco che noi abbiamo ottenuto un po' di anni fa, stiamo parlando del 2016, diciamo ha rasserenato un po' gli animi, ha ridotto il rischio e di conseguenza ha ridotto il massimale e gli oneri assicurativi in maniera molto significativa. Fermo restando che resta sempre un mestiere difficile, le responsabilità penali non vengono certo attenuate, ma il terrore della rivalsa della Corte dei Conti determina un prolungamento dell'iter e anche una cattiva qualità della vita che poi si ripercuote sull'intero sistema, e quindi bisogna intervenire non per fare una salvaguardia, ma per distinguere tra quello che è l'errore e la colpa, 2 concetti assolutamente diversi che vanno distinti, e dando anche un po' di serenità all'ambiente, un ambiente che sarà aggravato da tutti gli oneri del PNR, e cioè da un super lavoro assolutamente straordinario, per i quali occorre una rapidità, ma la rapidità comporta anche più rischi e dovrebbe comportare maggiori garanzie. Questo è quanto dobbiamo fare. Le altre categorie professionali della Confederazione sono orgogliose di avere una componente amministrativa importante. Bisogna anche ribadire che il contributo che queste categorie hanno dato durante la pandemia, nel senso che non sono soltanto gli attori che stanno in primissima linea che comportano il risultato, ma anche chi li sopporta con tutto l'apparato amministrativo e di garanzia dei cittadini. Quindi bene questo ritorno, bisogna lavorare molto, bisogna avere idee nuove e bisogna perseguire sempre di più quell'indipendenza, autonomia della pubblica amministrazione, che poi è alla base anche della filosofia nostra e della Confederazione. Noi non siamo le confederazioni che commissariano le associazioni di categoria, sono le associazioni di categoria che ci danno il mandato, e quindi partiamo dal basso per rappresentare un mondo che oggi come oggi deve un po' far presente quello che è il suo ruolo fondamentale al servizio dei cittadini, al servizio dello sviluppo del Paese. Grazie davvero, scusate se non seguirò tutto, vedrò di collegarmi da lontano, aspettiamo vostre proposte perché veramente è una stagione importante che sta per partire, da come ne usciremo molto dipenderà dai nostri colleghi, per il Paese tutto. Grazie infinite.
Grazie a tutti. Io sono stato presentato all'inizio, sono Vittorio Manduca per chi ancora non mi conoscesse, sono segretario generale della DIRER, nonché uno dei 2 reggenti di Federez a livello nazionale. Fino al congresso portiamo avanti il sindacato unitario. Le sfide che ci attendono sono tante, non c'è solo il PNRR. C'è la sfida con la crisi globale che vediamo. Cioè noi viviamo in un periodo difficile, usciamo da una pandemia e abbiamo una crisi economica indotta che, sebbene venga fuori da un episodio di guerra a noi vicino, nella durata di pochi mesi ha già prodotto effetti notevoli ai quali, ai noi, come pubbliche amministrazioni saremo chiamati a dare risposte ai cittadini. Se non c'è una dirigenza preparata, se non c'è una dirigenza autonoma, capace, competente, forte, non saremo in grado di rispondere ai nostri cittadini, non saremo in grado di far fronte alle esigenze che ci si pongono davanti. Qual è il nostro compito? Difendere la categoria, ma non difendere la categoria a prescindere da qualsiasi cosa. Noi dobbiamo difendere la categoria nei loro diritti, nelle loro prerogative, ma anche nei loro doveri. Cioè noi pretendiamo che il dirigente sia messo in condizione di fare il suo lavoro, con personale sufficiente, personale adeguato, non continue riorganizzazioni fatte per spinte politiche perché bisogna aggiustare a seconda del gradimento. No, le riorganizzazioni andrebbero fatte per settori omogenei di materie. Fatta una struttura, quella struttura dovrebbe essere il più possibile stabile. Il dirigente può anche cambiare, comprendiamo la necessità della rotazione degli incarichi, dell'anticorruzione, le comprendiamo tutte queste cose, ma la struttura, se quelle sono le competenze che quella struttura deve andare a portare avanti, perché deve essere modificata in continuazione una struttura? Non ha senso. È antieconomico da un punto di vista amministrativo. Noi queste cose purtroppo non possiamo andare ad inciderle, perché il nostro ruolo è diverso, ma nel nostro ruolo di supporto al politico queste cose dobbiamo farle capire. Allora, anche nella scelta degli incarichi dirigenziali bisogna far capire che deve prevalere il merito perché non è la vicinanza al politico che garantisce il buon esito delle attività amministrative, è la preparazione, la competenza. Nulla questio sugli incarichi che possono essere fiduciari, ma ci vuole la competenza per prima cosa. Quali altre cose noi dobbiamo andare ad affrontare? Dobbiamo andare ad affrontare una costituzione di una quarta area nell'ambito del comparto. Ma siamo veramente sicuri che la quarta area stia bene nel comparto? La quarta area è il preludio della dirigenza. La quarta area sarà costituita da soggetti che in molti comuni saranno gli apicali, cioè svolgeranno funzioni dirigenziali, saranno soggetti che in molte amministrazioni regionali avranno deleghe di funzioni dirigenziali perché la terza area non ne potrà avere più. Le posizioni organizzative attuali andranno, Brunetta stesso lo ammette, andranno via via a scomparire e essere riassorbite nella quarta area. Sarà una figura scomparsa quelle delle posizioni organizzative, magari dureranno per il triennio di questo contratto e poi dobbiamo ragionare, cioè la sfida che riguarda il nostro sindacato unitario sarà anche quella di far capire che le alte professionalità e la dirigenza sono un tutt'uno perché sono quelle che hanno le leve gestionali nei confronti del personale, sono quelle le risorse che devono essere valorizzate in maniera unitaria, non conflittuale, perché se si tengono nel comparto il rischio è proprio quello, e noi dobbiamo cercare di fare in modo che la quarta area, così come è avvenuto per i segretari che non tutti avevano qualifica dirigenziale, i segretari sono stati trasferiti nell'area della dirigenza, il contratto è quello della dirigenza e allora giustamente l'intento è quello di portare anche la quarta area nella dirigenza, perché quelle sfide lì, quindi non solo gli incarichi dirigenziali, ma anche le funzioni che saranno attribuite alle alte professionalità, richiedono particolare accortezza, richiedono una oculatezza di gestione, richiedono
che l'amministrazione sappia chi mette in mano le chiavi del funzionamento di se stessa. Questo è quello che ci attende e il nostro compito è lavorare per rendere chiaro, rendere edotto ai politici, rendere edotto al legislatore di queste sfide e aiutarlo per quanto possibile ad affrontarle nel migliore dei modi. Io non vi tedio su altro perché sono stato preceduto con grande competenza su altri temi ai quali mi richiamo pienamente e vi auguro un buon proseguimento e una buona giornata. Sono qui. Prego senatore Ferrazzi. Benvenuti a Venezia in questa splendida città, che ha fatto nella storia della Serenissima la competenza uno dei punti di riferimento, uno dei punti fondamentali, e anche la distinzione di poteri, uno dei punti di forza della propria crescita. Ne parlavamo prima col segretario vostro, se voi attraversate, percorrete il Canal Grande, potete vedere che anche appunto dal punto di vista edilizio tutti i palazzi più o meno si equivalgono. Cioè la Serenissima non consentiva ad alcuno, nemmeno dal punto di vista simbolico, di prevalere rispetto ad altri. Tutte le famiglie nobili dovevano appunto avere un equilibrio. Coloro che ci provavano venivano bloccate, quindi voi potrete vedere dei palazzi che avevano appunto i basamenti per diventare palazzi di una certa dimensione che poi sono stati radicalmente tagliati. E lo stesso Gran Consiglio rappresentava migliaia di famiglie in modo tale che l'equilibrio fosse garantito. Il Doge era un punto di riferimento, un punto di equilibrio, non era colui che da solo decideva per il futuro della Repubblica. E contemporaneamente la competenza era un punto fondamentale dell'azione del governo e in particolare la competenza di chi aveva incarichi pubblici, perché rappresentava esattamente il presente e il futuro di tutti, la ricchezza di tutti, la possibilità di crescere di tutti e quindi tanto si badava alla competenza, tanto c'erano delle regole molto chiare, a volte anche molto dure, nei confronti di coloro che nel servizio pubblico invece erano negligenti. Ecco, io credo che da questo punto di vista Venezia sia stata una scuola ed è una scuola che deve funzionare anche a livello nazionale. Ora, giustamente qualcuno di voi adesso accennava al PNRR. Il PNRR è una grandissima occasione per il nostro Paese. Mai nella storia della nostra Repubblica c'è stato un investimento di queste proporzioni, nemmeno il piano Marshall lo era. E poi sommiamoci anche i 300 miliardi che sono stati definiti proprio l'altro ieri dalla Commissione europea all'interno del REPowerEU. Il nostro Paese avrà la possibilità di avere tanti di quei soldi di finanziamento pubblico che mai li aveva avuti. Come devono essere usati quei soldi? Intanto devono essere usati bene, ma in quale direzione? Beh, io credo non certamente nella direzione della sovrapposizione con l'ordinaria amministrazione, perché compieremo un grandissimo errore. Da qua al 2026 la nostra Repubblica avrà la possibilità di avere fondamentalmente tre grandi fonti di finanziamento. L'uno quello ordinario, con le leggi del bilancio dello Stato, col funzionamento ordinario, l'altro con i grandi piani strutturali europei che continueranno, e il terzo è il PNRR adesso aggiunto dal REPowerEU. Ora non possiamo sovrapporre le finalità, perché hanno finalità diverse. L'ordinario deve essere utilizzato per l'ordinaria amministrazione, che è importante, ma REPowerEU e il PNRR deve essere utilizzato per mutare radicalmente il nostro sistema, per renderlo competitivo adesso e nel futuro, per superare quei punti di debolezza e potenziare i punti di forza che il nostro Paese ha, per creare la ricchezza, lo sviluppo, per guardare avanti. Pensiamo all'energia, pensiamo alla transizione ecologica, pensiamo alla transizione digitale che vi vede profondamente coinvolti. Ma allora la domanda è: come riusciamo a fare tutto questo? Cioè, bastano le buone leggi? Bastano le buone norme? Bastano i buoni regolamenti scritti? No, sono un prerequisito, ma servono le squadre. Servono le squadre degli amministratori, dei politici, dei ministri a livello nazionale e poi delle regioni e degli enti locali.
Io ho avuto modo di fare delle belle esperienze, una delle più belle è stata quella di amministrazione locale, ho fatto l'assessore all'urbanistica in questa città, il vicepresidente della provincia, ero perfettamente cosciente, forse perché venivo da una famiglia piuttosto numerosa, che da solo non si va da nessuna parte. Ti illudi di accelerare, in realtà non vai da nessuna parte. E allora c'è il principio di distinzione, che non è il principio della separazione. C'è chi deve dare la linea amministrativa e politica, a seconda di dove tu sei, e c'è chi dopo deve dare la linea proprio dell'organizzazione, della pianificazione, dell'azione per raggiungere gli obiettivi. E sono due facce della stessa medaglia, si va avanti solamente a livello di squadra, dunque non separati, ma distinti, è quell'unità di distinti che fa l'unità, che è l'unico modo per raggiungere gli obiettivi, che non è la semplificazione di chi comanda e impone, e nemmeno di chi deroga la proprio dovere di orientamento politico, mettendosi totalmente nelle mani e deresponsabilizzandosi. E così come è del tutto sbagliato sovrapporre il principio della fedeltà al principio della competenza. Io non ho mai chiesto ai miei dirigenti, funzionari che partito votassero, qui ce n'è qualcuno con cui ho lavorato, mai saputo cosa votassero, né mi interessava. Quello che volevo sapere è se erano capaci di portare avanti gli obiettivi, se erano capaci di darmi degli input fondamentali sulla competenza che io non avevo, ovviamente, perché chi amministra e chi fa politica non è onnisciente, deve avere una visione, deve avere uno sguardo olistico, deve saper dirigere una squadra, dare l'orientamento. Allora io dico che questa è la grande occasione, il PNRR e REPowerEU, che poi mi vede insomma come impegnato proprio nel campo della transizione ecologica, particolarmente, come dire, felice che c'è questa grandissima sfida, questa grandissima occasione per il nostro Paese. Io auguro a voi un buon lavoro, perché so benissimo che il vostro buon lavoro, poi dal vostro buon lavoro, dal nostro buon lavoro, dipende il buon lavoro per tutta la nostra Repubblica. Quindi grazie e a presto. Prego, dottor Zoccatelli, Millennium Broker. Buongiorno a tutti, da ospite sarò telegrafico, come è giusto che sia. Millennium Broker vi accompagna ormai da qualche anno, abbiamo una partnership che funziona molto bene. Perché Millennium Broker? Perché cerchiamo di fare effettivamente, di rendere effettivamente quello che è il servizio al cliente e quindi ai nostri assicurati. Qualora vi succedesse qualcosa, chiamateci, non abbiate problemi, con gli avvocati abbiamo una partnership importante, riusciamo a risolvere qualsiasi cosa. Se avete bisogno siamo a disposizione, buona giornata e buon proseguimento, buon lavoro a tutti e complimenti per l'organizzazione. Prego, dottor Grimaldi, da Zein, formazione e consulenza. Prenderemo poi il ragionamento nella tavola rotonda e quindi voglio solo augurarvi un buon lavoro, visto che noi lavoriamo costantemente a fianco a voi, qualche volta come controparte anche della dirigenza nei tavoli sindacali a rappresentare la pubblica amministrazione, quindi siamo un po' più della consulenza e chi ci conosce sa che condividiamo con voi alcuni principi. Il primo, che in qualche modo dobbiamo un po' riscoprire assieme come dirigenti, essendo stesso anch'io un dirigente d'azienda, è il tema della programmazione, già citato dall'assessore prima, quindi non voglio dilungarmi su questo, ma la programmazione è una cosa complessa, con un'idea però di un'organizzazione che deve essere gentile, in cui il dirigente non è più colui che prescrive, comanda e controlla. Io di questo ne sono convinto. Il Covid e la pandemia ci hanno insegnato che le nostre organizzazioni hanno dato una risposta in resilienza, in responsabilità enorme. Parte di quell'organizzazione sono stati i dirigenti, parte dirimente dell'organizzazione. E quindi non è più il possesso, no, del dipendente sotto le nostre grinfie quello che ci interessa, ma è il coinvolgimento e la responsabilizzazione, e lavorare sulla competenza, e lavorare
sulla formazione, no? Al di là delle parole, perché da questo punto di vista cogliere la sfida, termino con questo per poi riprenderlo dopo, la sfida del cambiamento di questa nuova Italia passa attraverso una sfida nostra che è studiare, imparare, ma poi trasferire queste competenze a quelle che è la nostra organizzazione. E questo si può fare soltanto se abbiamo fiducia nell'organizzazione. Dall'altra parte fatemi fare una battuta, no? Non fatevi occupare gli spazi. La politica molte volte occupa degli spazi vostri, ma perché in qualche modo ha poca visione, no? Al di là poi che ci sono degli amministratori eccellenti. Io sono in un'associazione di 3.000 sindaci, no? Quindi da questo punto di vista tutti i giorni mi confronto con loro. Però al di là del loro ruolo bisogna in qualche modo, io polemizzo sulla parola separazione dai tempi di Bassanini, ma con Franco, perché ci ho lavorato assieme. Non è separazione, il ruolo che ha il dirigente è complementare, è fondamentale quella doppia faccia della medaglia che in qualche modo citava prima, perché solo attraverso questa complementarietà non occupiamo gli spazi reciproci. Io non voglio fare il politico, ma voglio tradurre senza, come diceva Virga, tutto ciò che è formalmente consentito in un'opportunità per la comunità, perché porre al centro il cittadino, porre al centro in qualche modo la soddisfazione del cittadino, diventa il nostro tema della dirigenza, non solo della politica col consenso. C'è poi, su questo potremmo disquisire a lungo, no? Perché non c'è correlazione stessa tra consenso e soddisfazione, ma questo è un altro tema e lo affronteremo. Questo tema però noi ce lo dobbiamo porre come dirigenti. Io me lo sono posto nella mia organizzazione, perseguo quella che è una rivoluzione gentile, in cui ascolto, perché so che le idee non sono solo in me, ma sono nella mia organizzazione. Grazie. Bene, ora tocca a me. Mi presento, per chi non mi conosce, sono Marilena Morino, ho fatto per 30 anni l'avvocato del Comune di Venezia e per quasi 20 il presidente della DIREL aziendale, per cui la mia conoscenza e la mia partecipazione a questo sindacato è veramente datata. Dopo ho dovuto interrompere perché per 8 anni ho avuto la pessima idea di fare il capo del personale e ora che sono felicemente in pensione posso ridedicarmi all'attività sindacale ed è per me un piacere poter così condurre impropriamente gli interventi che oggi saranno il clou di questo convegno. Sono argomenti che abbiamo toccato tutti sulla nostra pelle, nel senso che il conferimento dell'incarico dirigenziale è sempre un momento molto delicato e su cui molto spesso incorrono delle problematiche. Non solo la scelta e la modalità del conferimento, ma soprattutto sulla durata degli incarichi concessi. Ci sono state spesso delle grosse problematiche, come dicevano prima coloro che sono intervenuti. C'è spesso questa tendenza a fare modifiche successive una dietro l'altro, si arriva a dei livelli. C'è il professore Prego, come prima. Ok. Per cui veramente dei momenti di grande sconquasso nelle amministrazioni quando
vengono sottoposte a continue e reiterate modifiche e su questo purtroppo, come è stato detto, il sindacato ha un po' difficoltà ad intervenire. Ci auguriamo tutti che con la prossima contrattazione ci possano essere anche delle previsioni molto più stringenti su questo argomento. Però non voglio rubare argomenti agli intervenienti. Mi dicono adesso che il primo intervento sarà quello del senatore Treu, parteciperà ovviamente non in presenza, cioè ovviamente purtroppo non in presenza. Il senatore Treu, sicuramente persona più che competente, ha fatto il ministro del lavoro per ben 3 volte se non sbaglio, o 2 sicuramente, con Dini e con D'Alema, per cui è un argomento che certamente anche a suo tempo sarà stato affrontato. Sì, professor Treu, buongiorno, se ci sente le diamo la parola, grazie. Deve avere il microfono spento. Allora, il senatore Treu in particolare ci parlerà di innovare nella pubblica amministrazione. Vediamo quali saranno le proposte. C'è il microfono spento. Sì. Dica al professore di attivare il microfono perché non lo sentiamo. Sì, grazie. No, è spento, risulta sempre spento. Nonostante le strutture informatiche siano sempre più evolute, però c'è sempre qualche inconveniente della diretta. Ecco, credo che a breve l'audio dovrebbe risolversi. Lo so, ma non riescono ad attivarlo, non so. Ecco, adesso mi dovreste sentire? Sì, bene. Mi sentite? Grazie. Aspetta. Mi sentite? Pronto? Mi Sì, sentite? Noi la sentiamo, senatore. Ah, benissimo, grazie. Allora, grazie dell'invito, anche se devo stare un po' lontano, ma ormai si usa fare quasi sempre questi incontri in ibrido, come si dice. Ma voi mi avete dato un titolo generico, allora io ho pensato di dirvi qualcosa su come io intercetto le proposte che vengono avanzate soprattutto dal Ministero, Dipartimento della Funzione Pubblica, su quali sono le riforme e gli interventi per la funzione pubblica. Anzi, vi ho mandato una serie di slide che poi volete, se volete, distribuire, che riproducono l'intervento del ministro Brunetta alla prima riunione del tavolo permanente di partenariato, dove sono presenti tutte le parti sociali e della società civile organizzata. Quindi mi sembrava utile, perché lì c'è un po' l'intenzione, i progetti del Ministero per dare più forza e innovare appunto nelle pubbliche amministrazioni, cioè tutte, sono più di una. Io uso sempre il plurale perché mi sembra più appropriato. Allora, anzitutto, una cosa che credo che sia fondamentale, che c'è una svolta come volontà politica
anche in questo settore, cioè tutto l'intervento che noi abbiamo ricevuto come spinta dall'Europa e che viene tradotto poi nel piano nazionale di ripresa, tutta questa serie di iniziative europee poi tradotte nel piano nazionale di ripresa sono all'insegna della innovazione, cioè una spinta che il nostro Paese, che esce da molti anni purtroppo di crescita quasi nulla e quindi di difficoltà anche per l'occupazione, perché insomma non c'è occupazione né nel privato né nel pubblico se non c'è una crescita buona. Quindi questa è un'occasione che abbiamo davanti per 5 anni, 4 anni abbondanti, di prendere la spinta del recovery plan per innovare sia nel privato che nel pubblico. Però ecco, la prima cosa che risulta anche da queste affermazioni del Ministro, ma lo leggete da tutte le parti, è che dopo anni, anzi proprio il Ministro comincia con una affermazione che negli ultimi anni in effetti il settore pubblico nelle sue diverse dimensioni è stato trascurato, ci sono state più tagli che assunzioni, c'è stato spesso un blocco della contrattazione, in sostanza una situazione non soddisfacente che si è vista, le cui conseguenze negative si sono viste poi nel tempo, cioè ridurre la capacità, gli organici, gli investimenti nelle amministrazioni pubbliche è una scelta miope e che ora deve essere cambiata con, appunto, prendendo le risorse e anche la richiesta di riforme che c'è nel piano nazionale. Quindi questo è proprio il punto di partenza. Adesso bisogna vedere ovviamente come si traduce in concreto. E la seconda, parallela a questa, più generale, io la vedo anche al CNEL in aspetti più ampi, e noi negli ultimi anni, anche almeno 20 anni, abbiamo visto che tutta l'idea dell'intervento pubblico nell'economia è stata messa in crisi, cioè c'è stata prima una ventata liberista, poi una in sostanza sottovalutazione del ruolo che il pubblico, i vari settori del pubblico può svolgere per la crescita e per la società. E adesso anche questo è cambiato, cioè gli interventi europei degli ultimi anni hanno proprio cambiato, riflettono un cambiamento del clima, cioè si capisce che le funzioni del pubblico sono fondamentali sia per la crescita che per il benessere delle persone, e la pandemia ha reso ancora più evidente questo, perché abbiamo visto quanto è stato messo sotto sforzo il sistema pubblico, in particolare della sanità e dell'assistenza. Quindi è annunciata una stagione diversa, di più fiducia nel pubblico in generale e più investimenti e più riforme nelle pubbliche amministrazioni. Io credo che questa sia un'affermazione importante. Il Ministro, se voi guardate le affermazioni dei testi che vi ho trasmesso, sono assolutamente impegnativi, e quindi occorre poi seguire da ieri fino ai prossimi anni se questi propositi sono effettivamente seguiti dai fatti. E una delle ragioni critiche che indica il Ministro per spiegare come si è fatto poco e male, non abbastanza appunto per valorizzare la funzione pubblica, è che anzitutto appunto un sottoinvestimento nella formazione, sottoinvestimento nella quantità e nella qualità delle persone, ma anche il fatto che si è ritenuto di migliorare, questo lo dice proprio lui, di migliorare, di dare più efficienza e efficacia alle pubbliche amministrazioni facendo una serie di leggi, cioè interventi normativi, mentre invece giustamente, a mio avviso, abbiamo detto tutti, occorrono anche investimenti di carattere organizzativo, cioè occorre cambiare e migliorare l'organizzazione in modo che sia più rispondente ai nuovi compiti, perché non c'è dubbio che la pubblica amministrazione è chiamata a compiti più impegnativi. Se voi guardate tutti le centinaia di progetti che ci sono
nei prossimi anni per attuare il piano sono in larga misura affidate alle pubbliche amministrazioni ai vari livelli, quindi queste sono chiamate a compiti innovativi e quindi occorre che ci sia anche un'organizzazione e appunto la gestione del personale più moderna e più efficace. E secondo, occorre che in questa direzione, quindi non solo norme ma migliore organizzazione, più investimento nelle persone, due strumenti sono indicati qui all'inizio. Uno è la semplificazione delle procedure. Questa è una vecchia questione, io sono 40 anni che seguo queste vicende in generale, non solo nelle pubbliche amministrazioni, ma ho sempre visto quanto sia difficile semplificare, però insomma occorre veramente prendere sul serio. Il ministro Brunetta ha detto che ci sono 600 procedure di vario genere amministrative, dai ministeri in giù, le regioni, gli enti locali, eccetera, che devono essere semplificate. E c'è proprio la lista, se voi vedete sul sito trovate, e si è cominciato a fare un'azione in questa direzione. Se voi guardate, interessante, voi guardate, ci sono almeno 3 decreti che sono stati concentrati proprio per semplificare singoli pezzi dell'attività amministrativa, per renderla più rispondente anche alla velocità con cui i problemi si presentano. Il decreto 76 del primo del 2020, poi il 77 del 2021 e poi ce ne sono stati anche degli altri, ma cito l'ultimo, che è intervenuto molto a fondo soprattutto per velocizzare le procedure autorizzative degli investimenti in alcuni settori critici, in particolare negli investimenti per le energie alternative. Sapete benissimo quanto noi adesso siamo sotto ricatto proprio dalla Russia, perché siamo molto dipendenti dalla Russia per l'energia, e noi, come anche altri paesi europei, ma noi come i tedeschi più degli altri, siamo sollecitati a aumentare la nostra autonomia energetica in vario modo, utilizzando le fonti che abbiamo, quelle interne, migliorando l'uso, quindi risparmio energetico, efficientamento degli edifici, ma anche appunto investimenti in energie rinnovabili, eolico, fotovoltaico, eccetera. Quindi ecco, questa è la duplice area. E per questa velocizzazione delle procedure, oltre che a semplificare, a togliere, questa è una cosa molto delicata, perché bisogna togliere i passaggi burocratici che appesantiscono, ma senza pregiudicare la funzione di garanzia e di salvaguardia dei beni fondamentali, della legalità, ma anche dell'equilibrio dei bilanci, eccetera, delle pubbliche amministrazioni. Quindi poi noi nel tavolo di partenariato abbiamo continuato a seguire queste vicende delle semplificazioni, e tutte le volte le parti che erano presenti, che erano poi tutte le parti sindacali, ma anche gli enti locali e le regioni, si sottolinea questo: sì, semplificare sì, ma attenzione a non pregiudicare la funzione di garanzia di certezza del diritto che deve essere propria in particolare della pubblica amministrazione. Ecco, questa è l'incipit, la parte fondamentale. Cosa posso dire delle prime vicende che abbiamo seguito? Poi bisognerà monitorarle. Ecco, anzitutto una delle cose importanti che è cominciata ma che deve essere continuata e che deve vedere la partecipazione di tutti è questo: bisogna che questa complessa attività di innovazione nelle pubbliche amministrazioni sia seguita da un monitoraggio, in modo da vedere cosa sta veramente succedendo, perché se non si fa niente, poi ci si sveglia fra 2 anni e si dice oh, non abbiamo fatto questo, non abbiamo fatto quello, non va bene. Il monitoraggio continuo e partecipato è fondamentale per vedere se andiamo nella direzione giusta. Quindi questo monitoraggio è cominciato ai vari livelli. Io personalmente, tra l'altro, oltre a seguire il tavolo di partenariato centrale, un paio di volte sono stato anche chiamato a livello regionale, sia dalla Lombardia sia dalla Regione Veneto, a fare qualche tavolo regionale
a discutere di problemi diversi, non solo delle pubbliche amministrazioni, ma appunto della transizione ecologica, della transizione digitale, eccetera. Ecco, andando avanti, quindi una delle prime cose, oltre al monitoraggio per vedere se funzionano quelle cose che si sono dette, se vanno avanti, una delle scelte più importanti è il rafforzamento della capacità delle pubbliche amministrazioni, anzitutto di contribuire all'attuazione dei progetti del piano. Questo è fondamentale, perché centinaia di interventi progettuali sono necessari per fare i bandi, per fare gli investimenti, per guidarli bene. Ovviamente c'è un ruolo anche per i privati, ma il ruolo fondamentale è nelle pubbliche amministrazioni, soprattutto locali, soprattutto comuni. E qui occorre che le pubbliche amministrazioni abbiano più capacità progettuale di quello che storicamente abbiamo avuto, e quindi lì c'è un intervento tra le assunzioni, e come è stato in parte si è già visto, c'è priorità all'assunzione di personale tecnico e gestionale. Ci sono state anche delle facilitazioni, per esempio la possibilità da parte delle amministrazioni di utilizzare collaboratori esterni, ma anche e soprattutto l'accelerazione dei concorsi per assunzioni e quindi per l'incremento mirato degli organici. Ecco, qui io, ripeto, vi do il quadro generale, poi magari se voi mi dite qualcosa della situazione locale mi serve per orientarmi, però qui c'è una richiesta di tutti. Dunque, bene aumentare, rimpolpare gli organici, fare concorsi più snelli, possibilmente anche più attenti, però occorre prima avere o nel contempo avere una chiara mappa dei fabbisogni. Questo è stato detto da molti, cioè non è che si può assumere adesso, nei prossimi mesi, nei prossimi anni ci saranno consistenti assunzioni per ripagare e pianare anche le carenze degli anni passati, ma occorre che queste siano assunzioni effettivamente che coprono le deficienze più importanti, i vuoti di organici, cioè quindi rispondano ai fabbisogni. Qui ho già detto in particolare le carenze che sono più evidenti rispetto a questi nuovi compiti sono le carenze di progettazione degli bandi, degli interventi, degli investimenti, e quindi che sono carenze di tecnici e di persone con competenze gestionali, ecco. Ovviamente con competenze anche digitali, perché sempre di più questi progetti verranno formulati in formato digitale, e anche i bandi, anzi c'è un fortissimo investimento nella digitalizzazione che dovrà permeare tutte le attività delle pubbliche amministrazioni, compresa cominciare dall'attività dei bandi. L'unico modo, il modo migliore per velocizzare sia le soluzioni sia i bandi e renderli operativi per le persone è quello di usare bene le tecnologie informatiche. Quindi questa è la prima grande scelta. Naturalmente qui c'è un problema molto delicato che viene solo accennato, e qui voi sarete, anzi magari anche qui se reagite e mi dite qualcosa mi fa molto piacere, cioè c'è un problema di bilanciamento tra l'assunzione di personale nuovo anche per un ringiovanimento necessario e la valorizzazione delle risorse interne. Questi sono i due motivi, i due vettori da utilizzare insieme. E sapete che qui anche c'è un problema molto delicato, su questo c'è stata una serie di discussioni anche in sede contrattuale, quante valorizzazioni, promozioni dall'interno, quante assunzioni dall'esterno, come rivedere gli inquadramenti in modo da renderli più adatti al cambiamento tecnologico, al cambiamento organizzativo che già è in atto. Qui tra l'altro c'è qualcuno che dice guardiamo nei contratti anche cosa si fa
nel settore privato, cioè è vero che la contrattazione privata è diversa da quella pubblica, però per certe cose, per esempio in questo le funzioni che sono cambiate, perché ormai l'organizzazione è sempre più digitalizzata e le richieste sono sempre più di servizi alle persone qualificate. Insomma, queste cose, questi problemi li hanno anche alcuni settori privati, e ci sono nella contrattazione privata nazionale delle interessanti modifiche degli inquadramenti che erano fermi. Il mansionario fatto 50 anni fa non è più quello che serve. Ecco, quindi questa è una cosa che qui dal Ministro viene solo accennata, perché non è compito ovviamente della legge, è compito della contrattazione, però io lo segnalo perché è uno dei punti fondamentali all'attenzione. Ancora in seguito il ruolo della dirigenza, credo che qui poi interessa particolarmente anche voi. Il Ministro è chiarissimo in questo, ma non è da oggi. Il ruolo dei manager o dei dirigenti è decisivo, è sempre stato un ruolo chiave, ma con grosse difficoltà. Adesso io al suo tempo mi era occupato, adesso è un po' che non me ne occupo più, quindi se mi dite qualcosa mi fa piacere, ma guardando anche esperienze di altri paesi, insomma i nostri manager, i nostri dirigenti pubblici devono avere più responsabilità, anche gestionali, e ovviamente devono essere un po' liberati dall'incombenza magari spesso pesante della politica, che invece secondo le regole deve essere distinta, no? C'è una separazione tra le funzioni politiche di indirizzo e le funzioni gestionali. Questa è una delle indicazioni che mi sembra particolarmente importanti. Naturalmente tutto questo richiede anche più responsabilità, e qui c'è il tema molto delicato che anche il Ministro ha indicato. Valorizzare le competenze vuol dire formare bene, formare tutti, quelli che ci sono, quelli che vengono assunti, in particolare i dirigenti, però significa anche valutare, cioè vedere come effettivamente questi investimenti in formazione e in innovazione organizzativa si traducono in un miglioramento dell'utilizzo del capitale umano, come si dice. E qui anche questa è una questione molto delicata, perché la valutazione delle persone è delicata anche nel privato, è delicatissima ancora di più nel settore pubblico. E io ho visto varie volte, anche il Ministro l'ha detto, qui il problema è di concordare insieme degli standard oggettivi per la valutazione, in generale per la valutazione delle competenze di tutti, e in particolare poi a maggior ragione per i dirigenti, perché anche i dirigenti, se vogliono essere più responsabilizzati, devono essere in grado di essere valutati, ripeto, non in modo, come dire, improvvisato e con rischio di soggettivismi, ma in modo con degli standard oggettivi. Ancora un paio di cose, poi magari vi sentirò se avete delle domande da fare. Qui su questo all'inizio il Ministro ha avviato una serie di interlocuzioni, dice che continua a farlo con appunto le parti sindacali, a cominciare da questo patto per l'innovazione che è stato concluso a livello confederale ancora alla fine dell'anno scorso, e che dovrebbe essere poi tradotto in anche accordi locali, e che dovrebbe dare impulso alla contrattazione di comparto, che è stata, come dicevo negli anni passati, molto ha avuto un andamento alterno e con molti ritardi, e anche con perdita di potere d'acquisto. Adesso il problema è diventato più drammatico per tutti, no? Questo con l'inflazione che è scoppiata più di quanto non si immaginasse, e quindi qui ci occorrerà fare un supplemento di confronto per vedere per tutti come fronteggiare. Però ecco,
questo problema che riguarda la contrattazione in generale, in questo caso addirittura la contrattazione di vertice, però un'altra delle linee che sono emerse dalle indicazioni, non da oggi, del Ministro, se noi vogliamo appunto rinnovare la pubblica amministrazione, questa innovazione non può che partire, come si dice, dal basso. Non è che l'innovazione nasce da Roma, non è mai stato così, io tanti anni che lo vedo e lo dico, deve essere nascere da sperimentazioni, da pratiche locali, naturalmente poi valutate, e da queste le migliori pratiche, come si dice, devono essere ispirare un po' tutto. Quindi maggiore spazio, sia pure appunto con grano salis, alla contrattazione decentrata. E poi il Ministro ha annunciato periodicamente non solo le attività di monitoraggio ai vari livelli, ma anche delle forme di consultazione pubblica. Adesso questo è uno strumento che si usa anche in altri paesi, che si usa in generale per le attività dei piani nazionali, cioè accompagnare, non è che sostituisce ovviamente la contrattazione e l'interlocuzione diretta, ma accompagnare questa con delle verifiche pubbliche, perché siccome l'efficientamento e l'innovazione della pubblica amministrazione, la semplificazione eccetera, è una cosa che è responsabilità di tutti quelli che operano nelle pubbliche amministrazioni, però deve servire ai cittadini, e quindi è giusto periodicamente fare delle consultazioni fatte bene. Noi per esempio anche al CNEL ne abbiamo cominciato a fare su altri temi, per vedere quale effettivamente, se queste innovazioni interne rispondono a dei bisogni effettivi e qual è il tipo di gradimento. Un'altra cosa che è stata istituita e che deve continuare, e magari appunto faremo delle verifiche ogni 6 mesi, giù di lì, è appunto avere delle forme di osservatorio stabile, appunto dopo insieme con il monitoraggio, sull'impatto di queste semplificazioni. Insomma, queste 600 procedure che cominciano ad essere semplificate funzionano o non funzionano, o alla fine il risultato è ancora precario o addirittura non visibile. Quindi questa è tutta un'attività in itinere molto importante. Io non vorrei dire molto altro, quindi vorrei magari sentire se qualcuno vuole avere delle ulteriori informazioni, però insomma mi pare che c'è una rinnovata attenzione concreta a come si comporta la responsabilità delle pubbliche amministrazioni, in particolare dei dirigenti. E credo anche insomma che c'è una fiducia. Io vedo che questa costruzione del piano per i prossimi 4 anni sarà un'operazione complessa, soprattutto poi adesso ulteriormente complessa per la guerra, per queste questioni internazionali, però queste non devono, e questo lo dicono tutti, non devono indurci a rallentare, semmai a rafforzare gli sforzi per cogliere questa occasione del piano, che è una spinta all'innovazione di tutto il nostro sistema Italia, e come sapete anche con degli obiettivi che sono diversi qualitativamente dal passato, cioè lo sviluppo che noi vogliamo imprimere nella nostra società, a cui la pubblica amministrazione deve contribuire molto, è uno sviluppo diverso rispetto a quello degli anni, dei decenni passati. È uno sviluppo che deve essere più sostenibile, cioè consumare meno risorse, non essere dannoso per l'ambiente, e è sostenibile anche socialmente, quindi deve essere accompagnata da interventi di welfare. A proposito di questo, e finisco, il welfare pubblico è stato ammesso alla dura prova, no? Appunto dai bisogni della pandemia e anche dalla perdita di reddito, quindi avete visto gli interventi di emergenza che sono stati fatti in questi ultimi 2 anni, ma adesso speriamo che sia finita la pandemia e comunque che non abbiamo, vedremo quali sono gli andamenti dell'economia, ma in ogni caso c'è bisogno di accompagnare
questa stagione così difficile con una anche riforma in generale degli istituti di sostegno, a cominciare gli ammortizzatori sociali sono già stati riformati, riguardano il privato, non riguardano tanto il pubblico, però il pubblico ha comunque giustamente da coinvolgersi. Io mi sono occupato molto del welfare contrattuale, cioè di quegli istituti di welfare che si aggiungono, integrano il welfare pubblico, cioè i fondi di pensione, i fondi di assistenza e sanità integrativa, ma anche la conciliazione tra vita e lavoro. Adesso c'è il lavoro agile, e queste sono forme di welfare contrattuale integrativo che si gestiscono appunto a livello di contrattazione, ma che vanno a migliorare i livelli di base, quelli essenziali che sono tipici del welfare pubblico. Questa è è un istituto che è poco sviluppato o quasi niente nel settore pubblico, mentre si sta sviluppando molto nel settore privato. Credo che sia una delle giuste obiettivi e rivendicazioni che anche nel settore pubblico deve essere portato avanti. Io finirei qui, vi ho dato un quadro molto generale, ripeto, guardatevi queste slide che potete vedere meglio se le distribuite, così chiarite, insomma, avete più chiari gli obiettivi iniziali del ministro Brunetta, e poi magari più avanti, se ci risentiamo, anche senza fare un incontro specifico, io vi posso tenere informato sugli sviluppi successivi. Sono ancora a vostra disposizione quando ritenete, se ci sono domande. Grazie. Sì, noi la ringraziamo, senatore. La ringraziamo soprattutto perché ci ha dato una visione di una prospettiva diversa nei confronti della pubblica amministrazione e della dirigenza pubblica in particolare. Veniamo da un periodo in cui siamo stati sostanzialmente demonizzati, l'unico input era ridurci. Certo, non ci aspettiamo ulteriori responsabilità perché ne abbiamo già abbastanza, credo, ma questo nuovo approccio che lei ci ha illustrato ci auguriamo tutti che porti a dei risultati che convincano tutti che l'apporto della pubblica amministrazione nella gestione dello Stato è fondamentale. Le passo un attimo il dottor Manduca che voleva proporle una domanda. Manduca, corretto. Senatore, buongiorno, sono l'avvocato Manduca, io sono il segretario generale della DIRER e gradito moltissimo con una serie di vari spunti che sono venuti dal suo discorso, da quello che ha esposto, e avevo qualche domanda per lei. Da quello che abbiamo davanti, con le sfide che abbiamo davanti, volevo capire intanto cosa ne pensa lei dell'istituzione della quarta area e del rapporto tra quarta area e dirigenza, e poi mi riservo le altre domande, o preferisce che gliele faccia tutte poi? Ma me le faccia tutte. Ma la quarta area sarebbe che cosa nel vostro le elevate professionalità istituite ma volevo essere sicuro, va bene, sì. Faccia anche le altre domande. Le altre sono la gestione del PNRR. Essendo gestione straordinaria, dovendo affrontare sfide con la limitatezza di uomini e risorse che hanno le attuali amministrazioni, cioè si intende potenziare le amministrazioni esistenti, ben consci che ci sono dei limiti percentuali sui costi del personale, per cui difficilmente con strutture ordinarie si potrà affrontare il PNRR, oppure si crea un budget specifico per assunzione a tempo determinato e si consente alle professionalità specifiche per il PNRR di gestire parallelamente all'ordinaria amministrazione il PNRR. Da ultimo, sulle responsabilità ulteriori della dirigenza che ha paventato, trascuro il fatto che siamo l'unica categoria che ha 6 responsabilità diverse, nessun altro ne ha quanti noi, ma noi facciamo il conto con problemi seri
in particolari sono scelte difficili, ma al di là delle scelte abbiamo anche ostacoli che si ritrovano nell'ipernormazione e in una budgetizzazione che non è piena per i dirigenti. Non siamo come i dirigenti della Federal Administration americana, che hanno il budget pieno e rispondono come dei privati sulla gestione finale. Quindi benissimo che ci si voglia responsabilizzare anche di più, purché ci siano gli strumenti per realizzare le cose. Ecco, su questi 3 punti volevo la sua opinione, anche perché noi facciamo il conto con un'ipernormazione che andrebbe sicuramente contrastata. Grazie. Bene, grazie delle domande. Cominciamo dall'ipernormazione. Io l'ho accennato prima, ma adesso, se volete, sottolineo. Sono anni, io mi sono occupato di pubblico impiego dal 1983 in particolare, quando c'erano i primi accordi ancora già confederali su questo, e poi ho sempre sentito lamentare, ma non solo da voi, anche dai privati, che c'erano troppe norme. E quindi che questa inflazione normativa era uno dei fattori che ostacolava la libera iniziativa, l'attività sia del privato che del pubblico. Insomma, è così, è vero. Non è solo, però attenzione, non è che sono troppe solo le norme statali. Guardate che le regioni non sono da meno, le regioni che hanno avuto responsabilità normative, poteri normativi, soprattutto da 2001, dalla normativa di revisione del titolo quinto, hanno fatto a gara a moltiplicare le norme, spesso sovrapponendosi a quelle statali oppure facendo semplicemente dei doppioni, anche per quanto riguarda le norme non solo le norme procedurali, ma le norme di incentivi. Quindi questo è un problema comune di tutto questo nostro Paese. Io devo dire che ci ho provato quando ho avuto responsabilità amministrative, quanto è difficile, perché ripeto, oltre alle troppe norme di legge nazionale e legge regionale, c'è poi tutto l'ulteriore attività di normativa secondaria, i regolamenti, le linee guida, eccetera. E quindi questa è un'opera assolutamente complicata, però insomma io l'unica cosa che vi posso dire è che questo riguarda tutti, perché io proprio faccio degli esempi. Quando sono stato, io ho avuto 2 ministeri, particolarmente quello dei trasporti, molto difficile anche. Insomma, guardate che io chiedevo, proviamo a semplificare quello che possiamo fare noi, non la normativa di legge, ma per esempio quella dei regolamenti, ed era così difficile perché molti di noi, soprattutto quelli educati, io sono un giurista, educati a un tipo di diritto formalistico, alla fine i regolamenti dopo l'esercizio di semplificazione uscivano più complicati di prima, quindi veramente è un problema difficilissimo. A me pare che, se guardo indietro, fate anche voi siete più giovani di me, fate un esercizio e provate a vedere. Questi ultimi 3 decreti che io ho, 3 in realtà sono di più, io mi ho menzionato 76, 77 e l'ultimo che non mi ricordo che numero abbia, che è quello proprio concentrato di pochi giorni fa sulle procedure per gli investimenti in energie e quindi nell'ambiente, eccetera. Provate a vedere, ci sono veramente delle novità importanti che io mi auguro che funzionino. C'è per esempio la razionalizzazione delle procedure delle conferenze di servizi, delle procedure di VIA, che sono tra l'altro spesso complicatissime. C'è un tentativo di ridurre i termini in modo ragionevole e di renderli perentori, perché spesso erano vogliamoci bene. Insomma, il silenzio assenso è stato molto diffuso, quindi sono cose indubbiamente molto nuove. Poi c'è anche una revisione della responsabilità dei dirigenti. Insomma, qui secondo me dobbiamo solo vedere se queste cose... poi c'è per esempio un principio fondamentale che io ho sentito da anni, ma che speriamo che funzioni, no? Come detto in formula inglese, once only, cioè solo una volta, cioè non ti posso chiedere informazioni, documenti, eccetera, se un'altra amministrazione te li ha già chiesti. Ecco, questa è una cosa di buon senso
che sta scritta da tempo, adesso qui negli ultimi decreti è particolarmente insistita, poi bisogna convincere 60 milioni di italiani e 3 milioni e mezzo quanti sono dipendenti pubblici che questa effettivamente è una cosa che bisogna far funzionare. In ogni caso io ritrovo delle novità importanti e mi auguro che continuino e appunto voi siete parte, denunciate, io per esempio al tavolo ritrovo ogni tanto qualcuno mi dice ecco effettivamente questo taglio che avete fatto, questo sportello unico funziona, e invece qualcun altro mi dice no, qui in realtà non funziona, quindi mandiamo le lodi ma anche gli intralci. L'elevata professionalità io so per sentito dire che questa è una innovazione che viene sostenuta e a me pare ragionevole, tra l'altro ci sono cose simili in quasi tutte le organizzazioni private, però non vi so dire a che punto è. Se volete ci penso, poi se ho qualche idea ve la trasmetto. Per quanto riguarda la gestione ordinaria, questo è un punto decisivo perché il piano nazionale non è tutto, non è che sostituisce le politiche ordinarie, perché è essenzialmente un piano di investimenti e dura 5 anni, è già passato un anno. E quindi a tutti gli investimenti di questo piano devono essere accompagnate politiche di gestione ordinaria che permettano, faccio un esempio banalissimo, gli investimenti negli asili, perché è venuto fuori più volte, no? Noi dovremmo fare un numero notevole di nuovi asili nido perché c'è il problema dell'assistenza all'infanzia, poi in realtà dobbiamo fare la stessa cosa diversamente come contenuto, ma investimenti analoghi in case di assistenza per le anziane, perché noi abbiamo questo duplice problema. Questi gli investimenti li fa il piano, però poi chi li gestisce, con quali personali, con quali spese, è chiaro che i bilanci dei comuni dovranno, in questo caso poi soprattutto dei comuni, dovranno essere rifocolati e sostenuti perché le spese di gestione ordinaria possano rendere operativi questi investimenti. È già stato fatto, se voi guardate per esempio per gli asili nido c'è, oltre che l'attivazione degli investimenti, che sono 2 bandi che stanno partendo, c'è un stanziamento a parte che dovrebbe poi essere continuato nel budget e nel bilancio ordinario dello Stato per le spese di gestione. Ecco, questo è un discorso che va fatto a seconda dei casi per tutti i principali investimenti del piano, però attenzione, questo è un contributo eccezionale, soprattutto per gli investimenti nelle persone. Lì ci sono, appunto, avete visto, ci sono i numeri annunciati che sono un notevole rafforzamento delle dotazioni, dei fabbisogni delle pubbliche amministrazioni, comprese le forme, come ho detto prima e lo ribadisco, di collaborazioni e di contratti a tempo determinato, anche se la forma principale è sempre quella del contratto a tempo indeterminato. Qui il bilanciamento dovrà essere, e qui non è che si decide una volta per tutte, tra assunzioni esterne che comunque ci sono previste, sono già partite, sono già migliaia di casi, e la valorizzazione del personale interno che deve essere formato e la cui formazione deve avere qualche significato, perché non deve essere una cosa decorativa ma deve essere poi premiata in qualche modo. Per quanto riguarda la responsabilità dei dirigenti, io l'ho solo accennato, sono d'accordo che una responsabilità deve avere gli strumenti sono almeno 2, cioè la possibilità di gestire il personale dipendente, collaboratori, e la responsabilità del budget. Questi sono intenti che sono stati via via formulati e io sono d'accordo con quello che lei dice e mi auguro che si faccia sul serio. Allora, Grazie. ringraziamo, grazie Bene. senatore, grazie dei suoi Vi saluto, posso salutarvi o c'è dell'altro? Può salutarci, la ringraziamo ancora. Buon lavoro. Siamo in Io verrò a ritardo sulla Venezia scaletta. perché ogni tanto ci ritorno sempre con piacere, ma non in questi giorni. Quindi buon lavoro. Ma voi siete a Venezia o a Padova? Dove siete? Venezia, sì, anche sul Canal Grande, Allora. guardi, l'aspettiamo. Va bene, saluti, Grazie buon ancora, lavoro. arrivederci.
E allora passiamo adesso all'avvocato Carola Pagliarin. L'avvocato la conoscete probabilmente già tutti, insegna all'Università sia di Padova che di Treviso, diritto amministrativo, ed è un'esperta anche di contabilità pubblica. No, contabilità. Sì. Contabilità pubblica, contratti pubblici, insegno. Pubblici, per cui è la persona giusta che ci può parlare proprio della disciplina degli incarichi dirigenziali, e anche magari affronteremo il discorso dell'accesso dei direttivi alla dirigenza, che è sempre un punto molto importante per la dirigenza. A lei la parola. Grazie. D'accordo un po' con gli organizzatori e anche considerando questo momento così, diciamo, di festa congressuale, il mio intervento non sarà un intervento tecnico, nel senso di una lunga relazione dedicata alla disciplina del conferimento degli incarichi o alle questioni giurisprudenziali. Preferisco, e abbiamo così un po' deciso, dare in questi minuti, che saranno pochi spero, uno sguardo d'insieme sulle prospettive che vengono tracciate dalla normativa più recente con riferimento alla dirigenza e con riferimento all'accesso alla dirigenza. Quindi certamente non mi dedico alle singole disposizioni, alla disamina delle singole disposizioni, impossibile in questa sede da fare, ma cerco di, per quanto possibile, individuare una linea di tendenza del legislatore. Le cautele del mio dire, cioè quando sottolineo per quanto possibile, non sono di circostanza, perché anche con riferimento a questi profili la normazione più recente innova in maniera significativa e continua ad innovare incessantemente, per cui il riferimento evidentemente non può che essere al decreto legge 80 del 2021, convertito dalla legge 113 del 2021, che è stato poi modificato pochi giorni fa, il 30 aprile 2022, con il decreto legge numero 36. Quindi inseguiamo una continua congerie di modificazioni. Per cui quello che è utile è non tanto, secondo me, guardare la disciplina del singolo profilo, quanto guardare la tendenza d'insieme del legislatore, le intenzioni del legislatore, ammesso che il legislatore riesca a individuare una coerenza interna di progressione, il che è tutto da verificare. I giuristi dovrebbero fare questo, cioè cercare di individuare delle coordinate di massima in modo da guidare gli interpreti, da guidare gli operatori, e questo è un lavoro davvero difficile quando il materiale continua a mutare. Che cosa vediamo quindi da questo panorama di disposizioni normative che popolano come degli incubi il nostro orizzonte, purtroppo non onirico ma reale? Vediamo una serie di modifiche al nostro ordinamento particolarmente significative e legate da ultimo, ma solo da ultimo, perché non è che la tendenza della proliferazione normativa sia proprio una novità, dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e quindi dalle norme che sono state adottate per realizzare il piano. Si è fatto più volte riferimento al decreto legge 76 del 2020 e al decreto legge 77 del 2021 e agli ulteriori interventi sulle medesime disposizioni successive. In questo quadro, in cui sappiamo benissimo che i fondi europei concessi al nostro Paese, come a tutti gli altri Paesi del resto dell'Unione, per superare la crisi economica e sociale determinata dalla pandemia, perché sappiamo che le crisi sostanzialmente determinate sono 3, hanno indubbiamente costituiscono delle possibilità
di riforma importante per la pubblica amministrazione e costituiscono, come hanno riferito tutti gli interventi che mi hanno preceduto, che sono uno stimolo per ciò che devo dire, costituiscono una sfida importante in cui i dirigenti naturalmente svolgono un ruolo chiave. Perché svolgono un ruolo chiave? Perché la pubblica amministrazione svolge un ruolo chiave e sappiamo che sia da tutte le raccomandazioni precedenti e da tutti i documenti precedenti della Commissione europea, sia per la struttura stessa del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, la riforma della pubblica amministrazione è azione strumentale e trasversale per la realizzazione di tutti gli obiettivi. Quindi il ruolo dell'amministrazione è sicuramente centrale. Le sfide che devono essere portate avanti però non si riducono al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che già sarebbe più che sufficiente, ma riguardano, come sapete, anche la gestione della crisi economica che si sta innestando a seguito del conflitto ucraino, e quindi una serie di prospettive molto, molto complesse che sono di fronte ai dirigenti. Riforma della pubblica amministrazione, e ancora una volta il legislatore guarda alla dirigenza come strumento per riforma della pubblica amministrazione. Guarda alla dirigenza più dal punto di vista normativo, cioè delle norme dedicate all'accesso e ai rapporti tra la carriera sostanzialmente e l'accesso, più che al potenziamento stesso della dirigenza. Mi spiego meglio. Come del resto è già avvenuto in passato, e quindi da questo punto di vista non vedo uno iatto particolarmente significativo, il legislatore si preoccupa di guardare all'efficienza della dirigenza valutando delle prospettive nuove di ingresso, o meglio superando di fondo il modello del pubblico concorso. Modello del pubblico concorso che col decreto legge 78 diventa recessivo. La mia non è un'osservazione particolarmente originale, perché non c'è stato nessun commentatore che non abbia rilevato questo profilo. E l'abbandono della centralità del pubblico concorso è abbinata invece al potenziamento di strumenti di valutazione dei candidati all'ingresso verso la qualifica dirigenziale fondati su criteri prevalentemente esperienziali, oltre a previsioni di percentuali anche abbastanza significative di stabilizzazione della dirigenza a contratto. Questo, diciamo, come, ripeto, la premessa mia generale è di non andare a vedere il reticolo normativo, ma di cogliere sostanzialmente degli input dettati dal legislatore. E quindi il legislatore da un lato cosa fa? Dequota il pubblico concorso, quindi crede molto poco nel pubblico concorso come capacità di selezione in primo luogo della dirigenza, valorizza molto le esperienze, o almeno sulla carta prevede una valutazione delle esperienze per le progressioni di carriera e anche per l'ingresso stesso, anche di soggetti esterni. Ora, il profilo in sé genera due considerazioni di fondo. Allora, prima considerazione di fondo: questi strumenti non sono certo nuovi, perché la valorizzazione delle esperienze e delle esperienze anche esterne non è certo nuova, però naturalmente genera sempre e da sempre un problema di rapporto su come vengono valutate e formate le esperienze pregresse, e in particolare il conferimento degli incarichi durante la carriera e
anche, e non da ultimo, la valutazione stessa, perché alla base della carriera all'interno della pubblica amministrazione ci sono le valutazioni, ma noi sappiamo che le valutazioni presentano dei profili di criticità che da un lato scontano la difficoltà della valutazione in sé nella pubblica amministrazione e dall'altro si espongono a evidentemente dei rischi di premialità rispetto a profili di fedeltà piuttosto che profili di competenza. Naturalmente questo può essere un profilo patologico e mi si potrebbe obiettare che non si può rifuggire da una soluzione soltanto per i suoi profili potenzialmente patologici, però naturalmente è come si articolano le garanzie che vengono previste all'interno dei procedimenti di conferimento dell'incarico che possono o non possono garantire di scongiurare questi profili patologici per evitare che il profilo fiduciario diventi prevalente. Questa tendenza però dall'altro porta a uno scollamento sempre più forte rispetto al modello del pubblico concorso. Allora il modello del pubblico concorso tradizionale si salda con un problema di fondo che è di carattere anche qui teorico generale, ma porterete pazienza, insomma, che è il modello di amministrazione che si vuole assumere, perché evidentemente noi sappiamo che la nostra esperienza repubblicana è segnata dalla circostanza che il Costituente, in particolare con gli articoli 97 e 98 della Costituzione, non ha delineato un modello chiaro di rapporto tra politica e amministrazione. E quindi questo ha portato a traduzioni di modelli che nel tempo sono variate, dal modello originario cavouriano, napoleonico, francese, che vedeva una forte gerarchizzazione per molti versi, a modelli più anglosassoni in cui invece la dirigenza viene ad essere un braccio anche dell'indirizzo politico stesso. Comunque, piaccia o non piaccia, il modello del pubblico concorso è il modello generale scelto dal nostro Costituente, perché noi sappiamo che l'articolo 97 della Costituzione ci dice che gli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso salvi i casi stabiliti. Invece il legislatore costantemente deroga. Questi profili che attengono alle prospettive di assunzione dell'incarico, ma anche delle progressioni verticali, molto saldate sulla valorizzazione delle valutazioni e delle esperienze e dell'apporto di soggetti esterni, si saldano, e qui insomma chi mi ha preceduto mi ha sollecitato a fare queste osservazioni, si saldano col profilo della responsabilità. Perché? Perché evidentemente il dirigente o chi aspira alla dirigenza assume determinazioni che comportano un'assunzione di responsabilità sempre più ampia e mi pare che la riforma del testo unico sugli enti locali potenzi gli ambiti di competenza dei dirigenti e quindi attenzione che si va verso un ampliamento delle responsabilità nel senso delle competenze, degli atti da fare. Dall'altro quindi riducendo l'intervento degli organi di indirizzo politico, ma nel senso che non sono titolari di quelle decisioni dal punto di vista formale e quindi però correlativamente non se ne assumono nemmeno le responsabilità di cui si parlava prima. Da questo punto di vista sembrerebbe che il legislatore individui un quadro che è quello di ridurre poi la responsabilità correlativamente dei pubblici agenti, perché con l'articolo 21 del decreto legge numero 76 del 2020, poi modificato dal decreto legge 77 del 2021, ha previsto delle potenziali riduzioni di responsabilità
contabile in primo luogo, amministrativa contabile, e all'articolo 23 prevedendo una riduzione molto forte sulla carta di un reato sensibile quale è quello dell'abuso d'ufficio, 323 codice penale. Però mi corre l'obbligo di avvertirvi sia per l'uno che per l'altro, nel senso che l'esperienza del nostro ordinamento vede che quando il legislatore vuole introdurre limitazioni di responsabilità genera una controffensiva da parte dei giudici che devono applicare le stesse disposizioni, che è capace di applicazioni molto, molto lontane dalla volontà del legislatore. E qui potremo discutere moltissimo su quanto impegni la volontà storica del legislatore rispetto alla ratio legis, però mi sembrano più disquisizioni teoriche. La realtà è che chi poi applica delle disposizioni riesce molte volte a depotenziare la carica. Tutta la storia dell'articolo 323 codice penale sull'abuso d'ufficio ci insegna questo, sono 4 modifiche su quella disposizione, proprio sempre nell'ottica di contenerne la portata e soprattutto di contenere il sindacato sulla discrezionalità amministrativa e le scelte gestionali che spettano ai dirigenti. Eppure la giurisprudenza con raffinate ricostruzioni ha finito per dire che poteva continuare a fare quel che voleva, e l'attuale giurisprudenza sull'articolo 323 fa pensare che si ritorni alla medesima filosofia. Ugualmente, pensate alla riduzione a suo tempo nel 1996 della responsabilità amministrativa non soltanto per colpa ma per colpa grave, è stata totalmente depotenziata dall'applicazione della giurisprudenza. Quindi per quanto significativa sia la riduzione prevista per esempio sia per l'abuso d'ufficio sia per la responsabilità amministrativa, ridotta al dolo nel caso di azione e rimasta per colpa grave nel caso di omissione, però dobbiamo ricordarci A che ha tempo per quanto riguarda quest'ultima, e B che evidentemente i giudici faranno resistenza. Quindi da questo punto di vista la prospettiva di guardare al modello della responsabilità medica a me piace, cioè la prospettiva di individuare un tetto massimo di responsabilità è molto più oggettivo e sfugge molto meno diciamo così, a volontà applicative di segno differente. Quindi evidentemente è un sistema che si tiene insieme e che vede, i dirigenti chiamati da un lato, vi segnala un'estensione di competenze molto probabilmente determinata dal TUEL, e dall'altro il legislatore tende a privilegiare strumenti di selezione che potenzialmente possono anche essere validi, ma che non sono chiari nei loro limiti rispetto alla valutazione di condivisione di forme di indirizzo politico. Questi profili diventano evidentemente però marginali, addirittura mi sento di dire, se non si guarda a un aspetto ancora più importante sull'accesso e l'ingresso alla dirigenza. Mi scuso se magari sono un po' fattista e un po' poco giurista in questa fase, ma discutiamo del nulla se poi i posti da dirigente sono pochissimi. Cioè, se noi parliamo di progressione verticale o di ingresso e poi abbiamo una riduzione sistematica dei posti da dirigente, parliamo del sesso degli angeli, cioè mi è anche molto interessante, però concretamente rischiamo di depotenziare molto l'effettività del sistema. E da questo punto di vista si citavano prima le norme sulla spending review, che per legge hanno consentito agli enti la riduzione dei posti da dirigenti e che hanno, e qui lo dico come chiosa di fatto, consentito in alcuni casi di utilizzare, passatemi l'espressione, la scusa delle necessità di riduzione della spesa per eliminare la figura dirigenziale che soprattutto se a tempo indeterminato e con una certa posizione del rapporto di servizio forte,
poteva costituire in alcuni casi una forma di intralcio all'esercizio dell'indirizzo, mentre forme di utilizzo di dirigenza esterna forse sono più malleabili rispetto a questi obiettivi. Ecco appunto. E quindi il profilo del ricatto sia per l'accesso sia per la progressione può essere amplificato da sistemi normativi che danno molto spazio a profili un po' evanescenti o comunque che sono frutto di valutazione, che sono frutto di valutazioni anche di esperienze e che in sé non sono sbagliati, ma la nostra esperienza porta a una qualche prudenza. È vero che il PNRR, e qui cerco di stringere, è vero che il PNRR dà risorse, però, e risorse anche per la parte relativa all'impiego, però è vero, almeno a me pare di vedere, che questo venga sfruttato più per le amministrazioni centrali che hanno un ruolo molto più importante nella gestione del PNR perché è molto accentrata, e si guardi molto a forme comunque di precariato, tra virgolette, a tempo determinato, e si utilizzi invece moltissimo sullo sfondo del decreto legge 77 del 2021, lo vedo come sottotitolo permanente in tante disposizioni, alla valorizzazione delle società partecipate pubbliche. Quindi le società partecipate pubbliche che costituiscono un veicolo possibile di attuazione dei piani. Leggetevi il decreto legge. Sei l'unico partecipante alla riunione. Un ampliamento di questo ruolo e che potrebbero assorbire quella necessità di forza lavoro che si traduce anche in ipotesi di ruoli dirigenziali, ma l'avvocato Tomassetti lo spiegherà molto meglio di me. Da questo punto di vista anche i profili della nomina degli amministratori di queste società e della durata nelle cariche costituisce un profilo anche lì di tensione rispetto al sistema di una gestione che sia di buon andamento e imparziale secondo i canoni voluti dalla nostra Costituzione. Quindi il quadro è un quadro a mio avviso complesso, in cui il ruolo della dirigenza sì è individuato dal legislatore come uno snodo, però non si deve limitare alla previsione di disposizioni che in qualche modo rendono flessibile la selezione dei dirigenti o la rendono comunque permeabile rispetto a logiche diverse da quelle tradizionali, e dall'altro però dovete secondo me vigilare molto a che il ruolo dei dirigenti anche in termini quantitativi sia garantito, perché attenzione che se siamo in un periodo di vacche grasse in termini di risorse provenienti dal PNRR, non sarà un periodo lungo, perché ci graviamo di moltissimo debito, stiamo gravandoci di ulteriore debito, le pubbliche amministrazioni in questo momento stanno facendo esplodere i loro bilanci perché ci sono dei costi imprevisti e imprevedibili. La gestione dei contratti pubblici è diventata un'impresa perché ovviamente i prezzi delle materie prime stanno rendendo insostenibili i contratti, quindi già il problema della revisione dei contratti, della rinegoziazione dei contratti che si era avuta col Covid, oggi la ritroviamo ancora in maniera più massiccia. La programmazione di cui si parlava prima è sostanzialmente impossibile a mio modo di vedere, e arriveremo a molto probabilmente un momento in cui le regole di bilancio ritorneranno centrali, magari mi sbaglierò ma temo che questo avverrà, e quindi si ristringeranno le maglie di questo. Quindi
io così mi sentirei di suggerire una particolare attenzione non soltanto per le regole di accesso e di stabilità degli incarichi dirigenziali, ma anche per la loro quantità. Con questo mi fermo e vi ringrazio per l'attenzione. Allora, ringraziamo l'avvocato Carola Caro. No, che ha avuto la sensibilità non solo di aggiornarci normativamente, ma di farci capire quanto sia ben consapevole di quale sia la realtà dei piccoli enti, degli enti locali e della regione, cioè di quello che poi in concreto avviene. Ovviamente anche per noi vale l'auspicio che non si perda questa occasione per finalmente bandire concorsi per dirigenti. Sarebbe sempre tempo e ora dopo questi anni di riduzione forzata. E passiamo adesso invece, facciamo il coffee break. Allora approfittiamo di questo momento per fare il coffee break, siamo in ritardo ma insomma è giusto l'ora di un caffè. 10 minuti e ai 40 ci rivediamo qui in questa sala, grazie.
Bene, allora è arrivato il momento di ricominciare. Grazie, prendete posto. Allora, signori, sono passati abbondantemente i 10 minuti della pausa. Vediamo se tutti rientrano. Siamo pronti? Ok. Allora, se ci siete, è pronto il collegamento con l'avvocato Tomasetti, che l'avvocato Domenico Tomasetti è l'avvocato di Roma che però si occupa, direi con grande attenzione, anche aiuto, delle problematiche sindacali e difende anche i dirigenti della Direl e della Dires in parecchie occasioni, per cui assolutamente addentro alla materia. Un attimo che vediamo di collegarci. Eccolo. Allora, avvocato Tomasetti, benvenuto. Ci sente? No, non ancora. Avvocato? Mi sentite? Ecco, adesso sì, grazie. Io non vi sento però. Non ci sente? Io non so se voi mi sentite, io non vi sento. No, volevo farmi vedere perché forse ci vede. Adesso vi sento. Ecco, perfetto, allora il collegamento è avvenuto. Allora, benvenuto avvocato, l'ho già presentato come l'avvocato che segue in particolare anche i nostri dirigenti nelle loro controversie, ma soprattutto svolge dei corsi di formazione molto interessanti. Mi auguro che molti di voi abbiano partecipato ad essi. La formazione è una delle cose più importanti e che attualmente anche il nostro sindacato offre agli iscritti. Ci parlerà l'avvocato della riorganizzazione degli uffici e dei servizi nell'ente locale, la riduzione delle posizioni dirigenziali e l'affidamento a risorse esterne. Sono temi che abbiamo già un attimo accennato, ma valgono certamente un approfondimento. A lei, avvocato. Allora, innanzitutto buongiorno a tutti e mi dispiace non essere lì. Non sono lì per una causa di forza maggiore, in quanto questa mattina c'è stato uno sciopero dei treni e il mio treno è stato soppresso, semplicemente soppresso, come sa benissimo Ruggero Di Pace, per cui non ho avuto il piacere di essere lì in presenza. Piacere sia per la Direl Veneto e per la Direl e la Direl che seguo ormai da parecchi lustri, purtroppo, nel senso che evidentemente ci stiamo invecchiando tutti, e sia perché poi conosco bene quella sala, perché tra le varie operazioni di formazione ho fatto formazione anche attraverso la gazzetta amministrativa
per la Regione Veneto e ricordo che ante Covid facevamo la formazione in presenza, speriamo di poterci tornare da settembre proprio in quella sala, speriamo di poterci tornare perché ogni volta venire a Venezia è sempre un piacere. So che siamo molto in ritardo, quindi cercherò di essere ancora più sintetico e prendo spunto da chi mi ha preceduto, cioè dalla professoressa Pagliarin, la quale ha detto una cosa che ormai, ahimè, è assolutamente vera, e cioè che la modalità di reclutamento dei dirigenti attraverso il concorso pubblico sta diventando una modalità recessiva. Ora, questo avviene sotto sostanzialmente due macro direttive. Da una parte l'utilizzo sempre più pesante dell'articolo 110 del TUEL per quanto concerne i comuni e le province e le città metropolitane e dell'articolo 19 sesto comma del TUPI per quanto concerne le regioni, cioè l'utilizzo della cosiddetta dirigenza esterna, non o a tempo determinato o a contratto. Ora, probabilmente parla una platea molto attenta e che conosce bene questa materia. Probabilmente voi sapete che uno dei successi giudiziari di questo sindacato è stata la sentenza della sezione quinta del Consiglio di Stato 4600 del luglio del 2020, la quale ha sostanzialmente dato un freno all'utilizzo della dirigenza esterna, della dirigenza non di ruolo, posponendo qualsiasi selezione alla effettiva presenza in servizio di dirigenti interni in grado di svolgere l'incarico per il quale ci si sarebbe voluti avvalere della dirigenza a tempo determinato. Ora, questa sentenza in realtà per molti aspetti è rimasta semplicemente un arresto giurisprudenziale, in quanto molte amministrazioni continuano a non adottare questi principi. Devo dire però che, ed è un'altra opera importante e meritoria del sindacato, nella contrattazione collettiva nazionale, ma soprattutto in quella decentrata in cui la DIREL ha avuto un'importanza, hanno avuto un'importanza fondamentale proponendo una bozza di contratto alle pubbliche amministrazioni che è stata spesso e ampiamente recepita. Dicevo, nella contrattazione collettiva nazionale, ma soprattutto in quella decentrata, questi principi sono passati, il che non vuol dire che le amministrazioni poi non facciano un po' come vogliono, ma vuol dire che poi devono fare i conti con delle legittimità e eventualmente, nella peggiore delle ipotesi, con delle cause. Ma a fianco a questo, che era già un utilizzo, diciamo, non corretto della dirigenza esterna invece della dirigenza di ruolo, quella che in alcune regioni, parlo particolarmente della Regione Lazio perché la sentenza 4600 si riferisce proprio alla Regione Lazio, lì c'era stata quasi una sostituzione, consentitemi il termine forte, siamo in una sede sindacale, etnica della dirigenza esterna rispetto alla dirigenza di ruolo, perché su 20 incarichi apicali 15 erano dati a tempo determinato. Capite bene che sostanzialmente per il dirigente interno che deve progredire, non dico nemmeno per il funzionario che deve diventare dirigente, capite chiaramente che avere un tappo di questo genere di dirigenza a tempo determinato significava non consentire di fatto una effettiva progressione. Ma dicevo, accanto a questa criticità purtroppo se ne è verificata un'altra negli ultimi anni e che ha diciamo, la sua derivazione da due circostanze. Uno, le norme di riduzione della spesa pubblica e il blocco del turnover, che ha di fatto determinato una diminuzione notevole della dirigenza di ruolo per ragioni anagrafiche, perché praticamente non facendo quello che è un normale ricambio generazionale, di fatto il numero complessivo dei dirigenti di ruolo è andato fortemente diminuendo.
e questo è anche una delle motivazioni per cui è stato dalle amministrazioni giustificato il ricorso alla dirigenza esterna. Ma a fianco, dicevo, a questo aspetto c'è stato poi la tendenza delle amministrazioni di fare successive riduzioni di pianta organica nelle amministrazioni, nelle politiche dirigenziali. Ora, adesso per rendere, diciamo, la discussione un pochettino più viva vi parlerò di un caso di specie, perché è un caso eclatante, ma crediate non è un caso che non sia paradigmatico, cioè è un caso che avviene molto spesso ultimamente, in cui mi è capitato di imbattersi il sindacato che oggi ci ospita, ed è quello del Comune di Messina. Il Comune di Messina, adesso al netto della circostanza che l'ex sindaco del Comune di Messina era un personaggio che sostanzialmente aveva delle peculiarità anche caratteriali particolari, per cui potrebbe sembrare che il caso di Messina non sia, ripeto, un caso di scuola, così non è, perché in realtà si verifica un caso che si verifica in molte parti d'Italia. Il Comune di Messina è un comune di 220.000 abitanti, con delle criticità fortissime legate alla continuità territoriale con la Calabria e a altre circostanze che potete facilmente immaginare, stante lo snodo particolare che rappresenta tra la Sicilia e il territorio. E aveva in pianta organica 22 dirigenti, cioè erano previste 22 posizioni dirigenziali fino al 21 luglio del 2019. Fino al 21 luglio del 2019 il Comune di Messina aveva 22 posizioni dirigenziali. E questa, attenzione a questa cosa che vi dico, questa circostanza era stata confermata dal Consiglio Comunale in sede di programmazione del fabbisogno appena 4 mesi prima, cioè praticamente a marzo del 2019. Se non che a luglio, il 21 luglio 2019, con una delibera di giunta comunale, si decide la riduzione della pianta organica dirigenziale del Comune di Messina da 22 a 9 posizioni. Per cui si crea una situazione paradossale, e la situazione paradossale è questa, che mentre in precedenza il Comune di Messina era in sofferenza perché a fronte di 22 posizioni dirigenziali aveva in ruolo per la mancanza del ricambio generazionale del turnover, per il blocco del turnover, aveva in ruolo solo 15 dirigenti, quindi aveva una scopertura di 7 posizioni dirigenziali, paradossalmente il 22 luglio del 2019 è avuta la situazione opposta, cioè il Comune di Messina ha avuto improvvisamente un esubero di 6 posizioni dirigenziali. Quindi 6 dirigenti, come sapete perché conoscete meglio di me la normativa, sono stati messi in disponibilità per 2 anni la messa in disponibilità è un limbo drammatico. Perché è un limbo drammatico per il dirigente? Perché il dirigente messo in disponibilità per sovrannumero praticamente viene, per così dire, offerto agli altri enti locali del bacino territoriale attraverso un elenco che è reso dalla funzione pubblica, e se non trova in 2 anni un altro comune o un altro ente locale che vuole prendere praticamente questo dirigente in ruolo, ed è, capite, molto difficile per una serie di ragioni facilmente intuibili, se non succede questo, dopo 2 anni il dirigente è definitivamente licenziato. Ora, io non posso parlare delle vicende giudiziarie molto complesse che hanno riguardato anche alcuni di voi, anche una persona che saluto perché penso sia lì in platea, così mi aveva detto, insomma, che fortunatamente sembrano per il momento andare in maniera speriamo positiva, facendo tutti gli scongiuri. Non posso parlare di queste vicende giudiziarie, quello che però vi posso parlare è del caso concreto. Ora, questa riduzione che è intervenuta da 22
a 9 posizioni dirigenziali, con un esubero di 6 posizioni dirigenziali, è intervenuta con un presunto studio del segretario generale che noi siamo andati a vedere e che non era supportato da nessun dato di fatto, non era supportato da nessun effettivo ragionamento concreto sul fabbisogno, non era supportato, questa è la cosa ancora più grave, da nessun studio dei flussi dei procedimenti. E questo non è un caso peculiare di Messina, è un caso che purtroppo avviene spesso. Diciamo che gli enti più virtuosi perlomeno provano a inventarsi delle società di consulenza che gli fanno degli studi più o meno favorevoli o comunque più o meno diciamo coerenti con la riduzione della pianta organica. Molti comuni, molte province, molti enti locali non fanno neppure questo, riducono la pianta organica semplicemente per ragioni di spesa o per ragioni di cui diremo meglio tra un minuto praticamente, e lo fanno in assenza abbastanza marcata di istruttoria, e questo determina poi una ricaduta drammatica sulla dirigenza, perché una parte notevole della dirigenza rischia di essere mandata in posizione di disponibilità e quindi nella situazione di sovrannumero o esubero che dir si voglia rischia negli anni successivi il licenziamento. Ora, a fianco a questo fenomeno, che già di per sé per voi è estremamente preoccupante, ma è preoccupante in realtà non per i dirigenti, quanto dirigenti, e solamente perché perdono il posto di lavoro e spesso questo accade ad un'età in cui è difficilissimo riprogrammare la propria vita, cioè superata la soglia dei 50 anni, anche perché l'età anagrafica media della dirigenza pubblica in insegnate è piuttosto alta, quindi questo può succedere per situazioni in cui uscire dal mercato del lavoro pubblico, dalla dirigenza pubblica a 50 anni, significa uscire dal mercato del lavoro, e questo con ogni evidente conseguenza, non avendo ancora spesso maturato il diritto a pensione. Dicevo, non è grave solamente per questo, ma è grave per la ricaduta sui servizi e sulla terzietà della dirigenza. Mi spiego ancora meglio. Siamo in Veneto. La città di Verona, il comune di Verona, che ha un bacino d'utenza più o meno simile a quello di Messina e probabilmente meno problematiche per ragioni geografiche e ambientali di quello di Messina, ha in pianta organica 24 dirigenti. Quindi, avendo in pianta organica 24 dirigenti, riesce a svolgere un determinato lavoro, e lo riesce a svolgere, attenzione a quello che dico, con una dirigenza pubblica che, al netto dell'utilizzo che può esserci o non esserci nel comune di Verona, non lo so francamente, ma della dirigenza a tempo determinato, è una dirigenza selezionata in esito ad un concorso pubblico che è abbastanza sicura della sostanziale stabilità del proprio rapporto di lavoro, e che quindi riesce a essere, come chiede l'articolo 97 della Costituzione, il principio di imparzialità e di buon andamento, sotteso all'articolo 97 della Costituzione, riesce a essere sufficientemente terza tra le istanze dei cittadini e i desiderata dei politici e gli indirizzi, diciamo, del sindaco, del presidente della provincia o del presidente della regione. Portare a 9 dirigenti da 22 la pianta organica di un comune di 220.000 abitanti significa non garantire i servizi, non garantire che questi servizi siano comunque gestiti da personale selezionato in esito al pubblico concorso e quindi secondo i criteri dell'articolo 97 della Costituzione. Va detto che Messina poi si è portata anche avanti, perché successivamente, cioè pochi mesi, circa a ottobre, settembre dell'anno scorso, vado a memoria, scusate, non ho
qui esattamente il dato, ma dovrebbe essere novembre dell'anno scorso, mi sbaglio, a novembre dell'anno scorso la riduzione da 9 è passata addirittura a 6, cioè secondo il sindaco del Comune di Messina, tutto il Comune di Messina, la pianta organica dello stesso comune doveva essere solo 6 unità. Ora, quindi siamo passati dal luglio 2019 al novembre 2021, 2 anni e mezzo, da 22 a 6 unità. Da 22 a 6 unità. Questo vi fa capire quanto è grave, quanto è stata grave questa riduzione, che forse ha seguito logiche di spesa, ma sicuramente non ha seguito logiche di efficienza e di efficacia dell'azione amministrativa. Io ricordo che l'economicità, ai sensi dell'articolo 97 della Costituzione, non è la spendere il meno possibile, è spendere il meno possibile mantenendo la stessa qualità dei servizi. Per cui qui si deve decidere o la dirigenza è inutile, circostanza veramente impossibile da dire, oppure la dirigenza va, come è ovvio, pagata e va anche caricata di un lavoro che può svolgere concretamente per raggiungere degli obiettivi effettivi, e questi obiettivi sono i servizi, per quanto riguarda particolarmente gli enti locali, sono i servizi per la cittadinanza. Ora, l'altro aspetto che intendo evidenziare e che è fondamentale, e questo diciamo è un aspetto per cui può essere fatto anche il caso dell'esempio di Messina, ma può essere fatto l'esempio di Roma Capitale, può essere fatto l'esempio della Regione Lazio, può essere fatto l'esempio di mille altre cose, è il proliferare a fianco all'amministrazione di società in-house che sostanzialmente vanno a coprire servizi che sono servizi, e questa è la cosa molto, molto importante, di normale svolgimento dell'azione amministrativa. Cioè il sistema dell'in-house providing, che ovviamente è un sistema che voi ben conoscete e che è un sistema nato per gestire alcuni servizi pubblici, come può essere il TPL, come può essere il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, è un sistema che indubbiamente e sicuramente funziona ed è efficace laddove si svolgono servizi industriali, ma che ha avuto un utilizzo abnorme laddove sono state fatte società in-house per lo svolgimento di attività che è un'attività di back office naturale della pubblica amministrazione. Questo per due ordini di ragioni. Uno, perché già la famosa sentenza Tecal della Corte di Giustizia, della Grande Camera della Corte di Giustizia, che voi ricorderete, aveva sostanzialmente evidenziato che le società in-house possono esistere ma non devono, tra virgolette, drogare il mercato, cioè, detto in altri e più concludenti termini, non è che attraverso l'abnorme uso delle società in-house si può far bypassare la regola dell'evidenza pubblica, che è alla base di qualsiasi affidamento unitario dei servizi pubblici. Ma soprattutto al netto di questo c'è il problema che la classe dirigente ma anche i dipendenti delle società in-house non vengono scelti attraverso il pubblico concorso. E torno quindi alla considerazione che faceva la professoressa Pagliarina all'inizio del suo intervento. Stiamo assistendo a un ulteriore nuovo, diverso esempio di sostituzione della dirigenza pubblica assunta ai sensi dell'articolo 97 con pubblico concorso attraverso una dirigenza privata, tra virgolette, che però viene assunta senza procedure vere, effettive, concorsuali, e che non ha le garanzie che gli permettano una terzietà e
un'imparzialità nei confronti degli organi politici e anche dei cittadini, parliamoci chiaramente, con ogni eventuale drammatica conseguenza, diceva attraverso che cosa? Attraverso sempre delle società in house e delle assunzioni nelle società in house che svolgono servizi. Faccio un esempio, così usciamo da Messina. La Regione Lazio ha creato una società che si chiama Lazio Crea, la quale svolge sostanzialmente attività amministrativa, scrive i bandi di gara per la Regione Lazio, ed è una società che ha 1500 dipendenti. La Regione Lazio ha oltre 5.000 dipendenti, Lazio Crea ha ulteriori 1500 dipendenti. Lazio Crea peraltro svolge questo servizio spesso affidandolo a gara a studi legali o altri studi che lo svolgono per conto di Lazio Crea. Allora questa enorme pletorica macchina della pubblica amministrazione non solo non risponde a criteri di efficacia ed efficienza, non solo è scelta attraverso criteri che non sono terzi e parziali, ma rischia nel complesso di costare addirittura di più. Allora, perché la domanda che faccio alla Tea e che faccio agli altri relatori? Perché si riducono le piante organiche dirigenziali? Perché si riduce il numero di dirigenti e poi si creano strutture che costano decisamente molto di più di quanto costi invece avere un dirigente pubblico bravo, formato e che svolge il suo lavoro dopo aver superato una selezione che ne garantisca, al di là di come viene fatta, perché poi sulle modalità con cui si fanno i concorsi potremmo discutere tanto, purtroppo mi dite che c'è poco tempo e quindi non lo faremo in questa sì, avvocato Tomasetti, non vogliamo... non si utilizza invece un dirigente pubblico formato e selezionato secondo criteri di imparzialità ai sensi dell'articolo 97 della Costituzione. Questo, quello che stiamo assistendo è l'ultimo momento di un processo che va avanti purtroppo dal 1993 e che è l'avveramento della profezia del Consiglio di Stato nel famoso parere sul decreto legislativo 2993 ora 165 del 2001 e successive modificazioni, per cui non è possibile privatizzare la funzione pubblica che invece attraverso questi sistemi sta rischiando di venire definitivamente privatizzata e sta rischiando di venire definitivamente privatizzata e quindi concludo attraverso la sostituzione della dirigenza pubblica, attraverso un ruolo che è sempre recessivo del concorso pubblico come selezione della classe dirigente di questo Paese. Sono stato, spero, velocissimo perché più veloce di così non potevo essere. Sì. Grazie. Grazie, ci scusi. Lei comunque sarà presente adesso alla tavola rotonda, ma volevo un attimo introdurre l'assessore Federico Calzavara, che è l'assessore regionale agli enti locali e alla programmazione, per 2 parole. No, Federico Francesco. Eccolo qua. Grazie, buongiorno a tutti, grazie a Direve per l'invito. Ci permette un po' di fare anche alcune considerazioni su quello che la Regione del Veneto ha fatto nel corso di questi ultimi 2 anni dopo l'inizio di questa 11ª legislatura. Ci ha dato qualche idea l'intervento dell'avvocato Tomasetti, penseremo anche noi speriamo di fare qualche in-house adesso, mi pare che avevamo in mente di fare qualcosa, qualche spunto in più ci è arrivato da questo ultimo intervento, no? A parte gli scherzi, credo che insomma non è così nei programmi di questa amministrazione, se non fare alcune valutazioni rispetto in particolar modo a un tema che credo tra l'altro mi coinvolge come assessore al digitale
se una regione come il Veneto, che rappresenta una delle eccellenze a livello nazionale, abbia questa mancanza di una società che si occupi di digitale in maniera puntuale, così come ha la Lombardia, così come ha il Friuli Venezia Giulia, così come ha l'Emilia Romagna, e quindi in un momento come questo, dove il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dedica tantissime risorse alla digitalizzazione, all'incremento dei servizi che il cittadino potrà avere nei suoi rapporti con la pubblica amministrazione attraverso strutture e piattaforme abilitanti dal punto di vista digitale, non avere un'agenzia che si occupi, una società che si occupi direttamente di questo, forse insomma, merita quantomeno una riflessione su qual è la forma più adatta per riuscire a dare delle risposte, perché credo che poi la soluzione dell'in-house, almeno nell'immaginario collettivo, è quello di avere una maggiore facilità, una maggiore velocità di risposte rispetto ad alcune progettualità, rispetto ad alcune capacità di impegnare al meglio i soldi, di organizzare al meglio la struttura, cosa che non sempre poi succede. Qualche volta anche queste società si dimostrano incapaci di dare delle risposte, perché tu puoi fare il contenitore, ma se poi non metti i contenuti, e i contenuti sono le persone, sono i dirigenti, sono il CDA, che sono quelli che poi fanno camminare queste società, no? È inutile creare dei contenitori per sistemare qualche amico se poi non hai invece delle professionalità vere che riescono a dare questo tipo di risposte. E credo che questo modello che il Presidente Zaia ha portato avanti dalla sua elezione, insomma, stia concretizzandosi nel corso degli anni, cercando di dare anche dei segnali dove le cose non funzionano, la soppressione di alcune società, penso a Veneto Promozione piuttosto che a Veneto Nanotech, che sono figlie di un tempo dove magari si pensa a determinate cose e poi certe cose si capisce che non si realizzano, e bisogna avere anche la consapevolezza di ammettere degli errori e ritornare sui propri passi. Con la consapevolezza però di riuscire a rigenerare, di rigenerare pensiero, rigenerare programmazione, e devo dire che nel corso di questo ultimo anno e mezzo, insomma, siamo partiti credo con la delibera alla fine del dicembre 2020, dove si è iniziato un processo di riorganizzazione all'interno della Regione, cercando di rifare un percorso di individuazione di figure dirigenziali che nel Veneto, se non ricordo male, arriveremo ad avere 155 dirigenti apicali, insomma, su una pianta organica che è di 194, ne possiamo permettere. Guardo il dottor Franco, che è lui che tiene le redini di questa cosa difficile che è la gestione di un personale come quello della Regione del Veneto, che è attualmente di 2.600-2.700 dipendenti, e che nel corso degli anni, insomma, ha visto anche un graduale ridursi, e questa forse è la preoccupazione maggiore che sento da assessore al personale e al bilancio, che deve cercare di tenere assieme queste due cose, perché quello che ho percepito nel corso di questi 2 anni, io prima ho fatto un'esperienza in Consiglio regionale che è un'altra cosa, però avevo la sensazione che ci fosse un'ambizione, una corsa a venire a lavorare in Regione. Ho sempre avuto questa idea che, insomma, l'arrivo in Regione fosse per chi ha pensato in tenera età di lavorare all'interno della pubblica amministrazione, fosse il punto d'arrivo, no? Che è un punto d'arrivo che però dopo ha ancora qualche anno prima di arrivare alla meritata pensione. Cioè, ci stiamo accorgendo che questa cosa non è più così vera, insomma, ecco. E credo che sia qualcosa sul quale dovremmo riflettere, perché se noi non riusciamo a portare in Regione il meglio di quello che viene formato nelle pubbliche amministrazioni, in quello che purtroppo è ancora questo vuoto che è il ruolo delle province, che era comunque ulteriormente propedeutico a creare professionalità, e arrivare poi in Regione con un percorso di vita e di conoscenza e formativo fatto ai massimi livelli, è veramente pericoloso che in Regione non arrivi il meglio del meglio, perché la Regione dovrebbe essere, da questo punto di vista, capace di fare atti legislativi che siano perfetti, che siano rispondenti a quelli che sono i bisogni, ma che siano anche rispettosi della normativa nazionale,
che abbia la capacità dal punto di vista amministrativo di dare delle risposte ai propri cittadini, dando velocità, dando risposte, cercando di eliminare incrostazioni di carattere burocratico. E se invece questo percorso non arriva con sufficiente forza, si rischia di vedere fra qualche anno una regione un po' seduta su se stessa. Ecco. E questo spero che con questo primo giro che abbiamo fatto di individuazione di figure, dopo è chiaro che all'interno di un ente complesso come il nostro c'è sempre qualcuno che ha inevitabilmente qualcosa da dire, qualcosa da non essere soddisfatto di quello che è successo, ma credo che faccia parte di chi insomma in qualche modo si trova all'interno di una macchina di quelle dimensioni a cui facevo riferimento prima. Ecco, credo che la consapevolezza in questo momento è quello di cercare di creare una vera attrazione, una vera capacità di tornare ad essere un elemento di cui si è orgogliosi di esserne parte. Ecco, io ho fatto un'esperienza da sindaco in un piccolo comune, insomma, anche se un po' vivace, insomma, ma il comune di Jesolo poi insomma ha 25.000 abitanti, insomma è considerato piccolo, dopo magari è molto visibile, ma relativamente piccolo, insomma, no? Vedo qui in sala una ex ormai dirigente di questo comune, la dottoressa Scarangella, insomma, e credo che una delle cose che mi sono rimaste più impresse dopo un po' di anni, insomma ci abbiamo messo un po' a instillare questo tipo di rapporto tra la politica e chi invece si occupa della pubblica amministrazione come dipendente pubblico, è quello di essere orgogliosi dell'ente per il quale si lavora e avere capacità propositiva. Cioè, quello che siamo riusciti in quella fase là è che il dirigente veniva la mattina e non attendeva dalla politica cosa fare, ma magari si inventava lui una cosa o quantomeno ti veniva a proporre un'idea, qualcosa che secondo lui poteva essere utile per quell'amministrazione, che poi può diventare un comune, un grande comune, la provincia, la regione. Ecco, credo che la responsabilità della politica e poi naturalmente delle forme dirigenziali che voi rappresentate sia quella, cioè quella di essere capaci di arrivare all'interno dell'ente con la forza di proporre, di avere delle idee, di andare dall'assessore di turno, dal presidente di turno e dire: guardate, a me stamattina penso che per il bene della nostra regione potrebbe andare bene questa cosa qua. E credo che sarebbe un elemento di, come dire, ulteriore gratificazione. Oggi non credo che basti solo ed esclusivamente quello che succede il 27 e il 28 del mese, ma riuscire a far sì che il proprio lavoro si trasformi in qualcosa di visibile e che aumenti la qualità del rapporto di efficienza ed efficacia tra pubblica amministrazione e cittadino sia un elemento fortemente gratificante. Questo naturalmente lo si fa se poi esiste un rapporto anche di condivisione e naturalmente anche di confronto, come è giusto che ci sia, tra la pubblica amministrazione e chi rappresenta i dirigenti, i dipendenti. Quindi devo ringraziare la dottoressa Petralia, perché credo che anche nel corso di questi mesi il rapporto con la Regione è di confronto, di analisi, di cercare di trovare le soluzioni, e credo che sia il metodo migliore per cercare di dare una maggiore e sempre più capacità di risposta ai nostri cittadini, che viene data col lavoro che voi fate quotidianamente per la nostra Regione. Grazie a tutti. Allora ringraziamo l'assessore Calzavara e passiamo un attimo adesso alla tavola rotonda. Verrà presieduta e moderata dal dottor Francesco Cerisano, che è un giornalista di Italia Oggi. Parteciperanno l'avvocato Giovanni Trivellato, che prego appunto di sedere, il dottor Danilo Grimaldi, che è quello della consulenza enti locali e formazione della Daisen, il dottor Giuseppe Franco, capo del personale della Regione, e l'avvocato Domenico Tommasetti, che invece continua a seguirci in web. Allora, buongiorno a tutti, grazie per la parola, grazie per l'invito. Il tema di cui voi discutete è un tema centrale nel contesto di riforme che insomma vede l'Italia, come sappiamo, impegnata a cercare di spendere, ma soprattutto spendere bene, perché poi è questo il tema
questo ammontare di risorse che ci arrivano dall'Europa. E voi avete posto tanti temi oggi negli interventi che ho seguito con molta attenzione e mi pare che volendo insomma, riassumere, anche perché per deformazione professionale sono portato diciamo, a cercare di fare sintesi, i grandi temi di cui state dibattendo sono essenzialmente tre. C'è un problema di accesso al ruolo del dirigente, c'è un problema quindi di accesso che va di converso con una tendenza diciamo, ad una sempre maggiore precarizzazione del ruolo, quindi ad un assumere preponderanza dell'aspetto fiduciario, mentre invece l'accesso per concorso, così come previsto dalla Costituzione, inizia a diventare un elemento sempre più recessivo. C'è un problema di competenze, cioè cosa fa il dirigente, cosa farà il dirigente nel quadro normativo attuale e anche alla luce delle sfide del PNRR. E poi c'è un problema di incertezza normativa, è stato posto anche secondo me in modo molto puntuale nella domanda che è stata fatta anche al Presidente Treu. C'è, come sapete, insomma, è entrato in vigore il contratto delle funzioni centrali, che sarà un po' diventerà il paradigma per tutti poi gli altri contratti del pubblico impiego che andranno adesso ad essere conclusi, insomma, a cominciare da quello degli enti locali, ma anche quello della sanità. C'è l'istituzione di questa quarta area che nasce vuota, che è destinata per il momento a nascere vuota e che poi sarà appunto completata nei prossimi, quando si vedrà bene insomma l'articolazione anche delle piante organiche e si capirà effettivamente cosa ci starà là dentro. E il rapporto tra i dirigenti e questa quarta area ancora è un qualcosa che non è essenzialmente chiaro. Allora, per voler dare un tema, visto anche che abbiamo iniziato con 45 minuti di ritardo, quindi sono costretto ad accelerare e chiedo anche ai partecipanti alla tavola rotonda di limitare i loro interventi a una decina di minuti, poi se c'è tempo per fare un secondo giro lo facciamo con molto piacere. Invece che fare una domanda per ogni partecipante, io vi porrei una serie di sollecitazioni, di input a cui voi ovviamente siete liberissimi di rispondere, ma anche di andare oltre volendo arricchire eventualmente di ulteriori contenuti che non sono presenti nelle mie sollecitazioni. Il tema è questo: nel momento in cui ci si prepara ad affrontare delle sfide anche molto importanti a livello gestionale per la nostra nazione, per la realizzazione di quegli obiettivi che ci portano da oggi al 2026 a realizzare riforme in cambio di soldi, perché poi, come ricorda sempre il Ministro Brunetta, di questo si tratta, questo è il PNRR, insomma è un contratto, riforme in cambio di soldi. Il ruolo della dirigenza dovrebbe essere cruciale a livello di gestione di tutta questa macchina amministrativa. Andando però a scorrere nei provvedimenti, che noi anche come per deformazione professionale, noi giornalisti normativi che siamo un po' un arcocervo, diciamo, tra i giuristi, siamo dei giuristi molto umili, poi chiaramente non abbiamo questa pretesa, però forse siamo quelli che vedono per primi le norme, no? Anzi sicuramente le vediamo appena vengono fatte, quindi dobbiamo cercare con la nostra limitatezza di trovare, di dare un'interpretazione, poi arrivano i giuristi veri ad interpretarle. Però da quello che si può scorgere non sembra effettivamente che il legislatore voglia puntare sulla figura della dirigenza come per far sì che diventi una figura chiave anche nell'ottica del PNRR. Si vuole dare ai dirigenti sempre più responsabilità, riforma del TUEL, quindi le si toglie ai sindaci e le si dà ai dirigenti, però si dice anche alle amministrazioni, ne abbiamo parlato anche quando abbiamo fatto il punto su questa giornata di oggi, alle amministrazioni che vorranno fare i patti salvaconti per ridurre il disavanzo e il debito, si dà l'indicazione di attuare misure di spending review
tali per cui bisognerà andare a ridurre anche i costi della dirigenza. Si mette a punto un emendamento, come ben sapete, poi saltato al decreto legge 21, che voleva portare alla stabilizzazione degli incarichi dirigenziali a contratto, e poi questo è saltato. Cioè ci sono dei segnali contraddittori che nel momento in cui bisognerebbe puntare forte su una dirigenza stabile, competente, e non che, per carità, non voglio dire che chi entra in modo diverso dal concorso non lo sia, però se la nostra Costituzione ha dato l'indicazione di un accesso per concorso come garanzia anche, no, di indipendenza e di preparazione di una categoria, evidentemente qualcosa ci sarà. Questo è uno dei tanti segnali di contraddizione di un legislatore che non sembra puntare forte su un ruolo che secondo me invece dovrebbe essere cruciale, non solo adesso alla luce del PNRR, ma poi anche per gestire e per disegnare l'Italia che verrà dopo il 2026, perché se ne è parlato anche prima con il Presidente Treu, i problemi verranno dopo. I problemi verranno dopo il 2026, quando, ammesso che con i soldi del PNR si riesca effettivamente a realizzare cose, dopo il 2026 bisognerà gestirle quelle cose, quindi poi ci sarà un problema di spesa corrente, gestione della spesa corrente, di sostenibilità di tutto quello che si fa adesso grazie a quelle risorse, che poi dopo bisognerà chiaramente non far andare in malora, ma essere capaci di gestire con risorse proprie. Questi sono un po' di sollecitazioni, un po' di temi. Io ho il piacere di sentire la vostra opinione. Partirei dal dottor Franco, perché insomma, anche come padrone di casa, visto che siamo nella sede della Regione Veneto, e poi a seguire sentiamo anche gli altri interventi. Prego. Grazie a tutti intanto, grazie dell'invito. Mi riallaccio un po' a quelle che erano le considerazioni dell'assessore Calzavara, cioè parto largo, nel senso che abbiamo oggettivamente un problema di attrattività e lo vediamo anche dai concorsi pubblici, nel senso che mi ricordo quando sono stato assunto qui in Regione nel 94 c'era il benvenuto del capodirezione, allora ho detto vabbè, allora i nuovi assunti del concorso portatemeli su che gli do il benvenuto, una stretta di mano, nulla di più. Mi ricordo che ero in ufficio, vedo dei signori fuori, ma signori di 40-45 anni mediamente, insomma, e dico ma chi sono i signori? Sono i nuovi assunti della Regione. Ecco, questo per dirvi che anche a livello di concorso pubblico, ovviamente il limite dei 40 anni non c'è più, come tutti sappiamo, però oggettivamente abbiamo un problema anche di immissione di forze fresche nella pubblica amministrazione. Non per niente la nostra età media, diciamo, di tutto il personale è di... Ecco, dicevo che l'età media del nostro personale è di 50 anni, quindi è un'età tutto sommato significativa, e ecco, questo è il quadro. Sulla dirigenza anche qui mi riallaccio ai passaggi che faceva prima l'assessore. Noi abbiamo comunque un limite che è del 10% della dotazione organica per quanto riguarda la possibilità di attingere dall'esterno a figure professionali non già dirigenti pubblici, diciamo così, per semplificarlo. Da questo punto di vista è agganciato alla dotazione organica, la dotazione organica da 204 posti e quindi equivaleva a 20 posizioni esterne, è passata a 160. Ecco, questo passaggio a 160, se da un lato può rappresentare, e lo è formalmente, un impatto significativo di riduzione, nel concreto in realtà è stata una sollecitazione della Corte dei Conti, perché ci diceva ma è inutile che fate dei piani assunzioni che non riescono ad arrivare a coprire la dotazione organica, perché come diceva prima l'assessore la nostra capacità attraverso il fondo di coprire le posizioni dirigenziali arriva a circa 155. Quindi ecco, questa riduzione in realtà non ha sottratto posti rispetto a quelle che sono le esigenze dell'amministrazione, ha solo livellato quelle che sono le capacità effettive di sostentamento delle posizioni dirigenziali.
Da questo punto di vista il problema del fondo dei dirigenti è il problema, come sa bene dire il DIREV, e che rappresenta veramente il nostro scoglio per la definizione e lo slancio per ulteriori posizioni dirigenziali. Da questo punto di vista qualcosa è stato fatto anche come valorizzazione delle forze lavoro interne, nel senso che nel 2000 abbiamo posto in essere tutta una serie di concorsi, 6 profili professionali di varie tipologie, e era tanti anni che in Regione non mi dicono non facesse concorsi, quindi come dire siamo arrivati un po' lunghi, ma non per colpa di nessuno, nel senso che poi i blocchi di turnover e quant'altro hanno penalizzato queste formule di ricambio generazionale che seppur tardivamente è arrivato. Di fatto dei 33 dirigenti che sono stati assunti nel biennio 21 e fino ad oggi, dei 33 dirigenti, dicevo, 22 sono interni, quindi come dire 2/3 sono stati comunque valorizzati. Questo dimostra anche la capacità dei nostri funzionari e delle nostre posizioni organizzative sicuramente di essere molto preparate, molto competitive e quindi di aver potuto anche realizzare delle prestazioni concorsuali di tutto rispetto. Il nostro picco negativo in termini di occupazione dirigenziale l'abbiamo raggiunto ad inizio del 2001 a fronte di una quota 100 che ci ha veramente scoperto in maniera importante molti settori. Di fatto noi avevamo una percentuale di scopertura rispetto ai posti del 35%, con punte in alcune aree anche del 50%, cioè di fatto su 3 posti o erano occupati 2 o addirittura 1,5, diciamo 1,5 ovviamente nella media del 50%. Quindi una situazione di difficile sostenibilità, in primis per le aree, ma anche per la direzione del personale, che voi capite con che sollecitazioni riceveva spinte a andare a coprire e occupare i posti. Da questo punto di vista qualcosa è stato fatto, nel senso che adesso siamo saliti a circa 143 incaricati. La capacità massima nostra ovviamente deve tener conto anche del personale che è collocato in aspettativa o comunque ha in comando esterno e quindi può sempre rientrare. Le prospettive, allora le prospettive intanto, e chiudo sulle posizioni organizzative che come dire abbiamo visto è un po' il serbatoio poi delle classi dirigenziali. C'è un tema anche lì purtroppo di fondo, noi oggi riusciamo a garantire una quota nella fascia A che sfiora i 12.000 euro, vorremmo riuscire a fare di più e su questo ci auguriamo che ovviamente la tornata contrattuale oggi in fase di discussione possa dare quell'autonomia alle regioni. Ricordo che noi in tema di percentuali di spesa del personale o di rapporto rispetto al personale, alla popolazione del Veneto siamo sicuramente fra i più virtuosi, quindi non abbiamo difficoltà né di sostenibilità, per non parlare poi del rapporto del decreto legislativo 33 che ci è molto favorevole. Però ecco, vorremmo quel minimo in più di definizione per gli aspetti dei fondi, sia delle posizioni organizzative che della dirigenza, per poter da un lato adeguare anche i trattamenti economici rispetto a quelle che sono le effettive professionalità del personale e dall'altro essere ancora più attrattivi rispetto al mercato della pubblica amministrazione, come citava prima l'assessore Calzavara. Grazie. Grazie dottor Franco. Allora coinvolgerei nella discussione adesso Danilo Grimaldi, prego. Sì, parto anch'io dall'accesso, sapendo che sull'accesso alla dirigenza ci sono grandi resistenze, le raccontava prima Tomassetti, da parte della politica. Me ne racconto una, ne potrei raccontare parecchie nel mio attraversare i comuni. Vice segretario comunale da 10 anni, 110. Vado dal sindaco e gli dico, forse, io ero appena stato nominato presidente del Museo. Posso chiedere di parlare più vicino al microfono, per favore? Sì, certo. Grazie forse mille, scusami. Dopo 10 anni conviene fare
il concorso per la dirigenza. È un comune piemontese questo, e il sindaco mi guarda, oggi è un parlamentare, mi dice: ma piuttosto che assumere lui, assumo 2 operai, no? Perché questo è in qualche modo la cultura media, no? Degli amministratori. Lo ricordavo l'altro giorno a un ex sindaco che adesso è mio collaboratore, dopo tanti anni è diventato mio collaboratore, questo posso dire di dov'è, di La Spezia, e gli dicevo: caro ragazzo, quando ti facevo la dotazione organica abbiamo litigato sulla dirigenza, perché io volevo la dirigenza, tu volevi gli operai. Non è che io rifiuto l'assunzione di operai, ma c'è un problema di punto di equilibrio nell'organizzazione. L'ha capito dopo 20 anni, no? Da quel periodo lì. Forse spero che l'abbia capito in fase di addestramento con me. Ma per dire che questa cosa attraversa, no, sindaci di colore diverso. Ne ho citato uno della Lega e uno di centrosinistra, proprio per evitare per la par condicio. Quindi questa cosa è un problema di cultura, perché c'è un delirio, no, del sindaco di pensare di essere l'unico navigatore della macchina comunale, non pensando che chi traghetta quella macchina sono proprio la dirigenza, cominciando dai segretari. Poi qui c'è un grande tema, ne parlavamo prima con Giardina, che è il numero dei segretari, perché finché saremo a poche decine, no? 2.800 credo che siano in questo momento su 9.000 posti disponibili, è chiaro che non possono assumere appieno il loro ruolo. Ma neanche quello contrattuale. Io ricordo che c'è un contratto, piaccia o non piaccia, che dice però all'articolo 101 che il segretario è in capo alla programmazione dell'ente e il coordinamento della squadra, compreso il potere sostitutivo. Poi potremo discutere sul potere sostitutivo io e Tomassetti lungamente, e non è questo il momento. Però incominciando dal segretario, perché in qualche modo chi realizza è una squadra. Stiamo parlando di PNRR. Il PNRR non è in capo a un singolo dirigente, è in capo alla squadra del comune, perché quello che conta non è quello che io porto in casa in termini economici, ma quello che riesco a restituire alla comunità in termini di impatto. È una rivoluzione vera e propria, anche culturale da questo punto di vista. Quindi bisogna anche spiegare di nuovo alla politica che non è che devo andare a prendere tutti i bandi di questo mondo, ma quelli realizzabili nel mio territorio nel tempo dovuto, perché è il primo elemento. Secondo le regole europee, che in qualche modo vanno a misurare appunto ambiente, no? Cultura, no? E potremo allungare il brodo, no? Energia e così via. Lo dico perché in Piemonte, ancora faccio questo, sul bando dei borghi, un comune di 80 abitanti riceve 20 milioni di euro di finanziamento. È sui giornali. La segretaria, dopodiché una parte sono in viabilità, lo so, seguo anche la provincia, ho costituito da consulente l'ufficio Europa con dipendenti della provincia, no? Quindi abbiamo accompagnato la provincia a far questo. So che lì dentro c'è già una progettazione in atto per almeno 7-8 milioni. Ma quella povera segretaria, mezza persona, come può pensare di gestire i rimanenti e rendicontarli sul patto dei borghi? No? Cioè, diciamoci la verità, anche qui fa parte di quello che il nostro moderatore chiama incertezza normativa. Nell'incertezza c'è anche il modo di formulare le proposte alle amministrazioni, le opportunità all'amministrazione. Da una parte la golosia, io seguo il 60% dei comuni sardi, parlato del Piemonte, adesso lasciatemi parlare di un'altra regione, parlerò anche del Veneto ovviamente, 60% dei comuni sardi, che hanno un'autonomia finanziaria bassissima. Perché? Perché la Sardegna, regione a statuto speciale, no? Lesina col contagocce le risorse per i comuni. Con le risorse proprie non pagherebbero neanche gli stipendi.
con l'autonomia finanziaria propria. Tanto per darvi delle dimensioni di questo Paese che quando si parla di enti locali ha varie sfumature. No? Non parlo di Messina, visto che ne ha parlato Tomassetti, conoscevo benissimo la storia, avendo anche una sede in Sicilia. No? Prima ancora che Tomassetti dicesse vi racconto una storia, ho detto sarà sicuramente Messina. No? Così avremmo potuto raccontare della Lombardia, di quando hanno messo in esubero all'Imbiate due dirigenti, no? Due dirigenti soltanto perché, ma non è l'unico comune, al sindaco e al segretario non c'era il gradimento di questi due dirigenti. Dopodiché il sindaco e il segretario stanno pagando ancora adesso il danno erariale, no, sulla vicenda. Quindi accesso da questo punto di vista osteggiato fortemente dalla politica, ma anche osteggiato da noi, lo dico, noi mi metto in mezzo a voi, mangio tutti i giorni, come dico sempre, pane e cipolle con le organizzazioni, quindi nel modo di fare le selezioni, e credo che le selezioni fatte e proposte da Brunetta con la prova unica siano assolutamente impraticabili per andare a qualificare la competenza della dirigenza. Lo dico con molta franchezza, perché già io litigo, ho fatto commissario di concorso, ho assunto della dirigenza e non me ne vergogno, credo che sia la migliore che ci poteva essere, ma non sono mai andato sulle prove classiche, sul sapere. Perché in qualche modo quando uno è dirigente, che ha una storia di accesso almeno di 5 anni nel funzionariato, almeno saper fare deve essere esplorato. Ma non solo saper fare, il saper far fare, che è il grande tema. Nello stesso tempo, indagare un dirigente, oggi, lo dicevo prima quando parlavo di dirigenza gentile dopo lo smart working, è quello di saper essere, di avere delle capacità relazionali per ingaggiare l'organizzazione, perché altrimenti abbiamo un professional pagato da dirigente. Non è necessario che tutti quanti siano dei manager, ci possono anche essere i professional, però non solo dei professional. Le criticità maggiori oggi ce le abbiamo, dove tra l'altro la magistratura agisce pesantemente, sugli uffici tecnici, dove i dirigenti tecnici sono prevalentemente dei professional che non sanno organizzare le squadre. Noi abbiamo un problema, sia ne parlavamo anche prima ancora con la segretaria della provincia di Brescia, in modo particolare sull'urbanistica, ragazzi, dove tra l'altro con la delegificazione abbiamo bisogno invece di una istruttoria diffusa, di una responsabilità diffusa degli uffici tecnici. Lo dico perché questo la chiudo qui con questa provocazione, quindi anche noi ripensiamo, ne parlavamo ieri sera con il segretario di Torino, partono 10 dirigenti, il concorso per 10 dirigenti fra poco, pensiamo a farli diversamente. Perché lo dico io? Perché sono quello che è andato a aprire i cassetti a vedere cosa c'era di danno erariale nel Comune di Torino, quindi so benissimo com'è la situazione e non possiamo continuare ad andare avanti così. Allora l'altro grande tema, me lo fate dire però in aggiunta, visto che l'avete accennato stamattina, come dire, il tema dei contratti integrativi decentrati, della dirigenza. Occorre farli, e occorre farli velocemente, prima ancora che si apra una nuova stagione di contrattuazione. Perché? Perché l'altro modo per precarizzare i dirigenti è intanto la valutazione delle posizioni dirigenziali, no? La famosa graduazione delle posizioni. Lo dico perché, visto che la faccio in 600 enti, pochi, tanti, sono il più grosso osservatorio della funzione pubblica. Sono uno che viene dall'ENI e che quindi ha imparato cos'è il metodo EI ai tempi in cui facevo l'ufficio personale e quando vedo le gran parti delle graduazioni e posizioni vedo che c'è una confusione tra la valutazione della persona e la valutazione della sedia che deve
ricoprire. Allora, siccome io continuo a pensare, poi c'è anche una sentenza del TAR Piemonte, io dicevo non dovevamo andare al TAR, poi sono andati al TAR in quel comune, mi ha pure citato, quello che si valuta con la posizione è la sedia che si ricopre, quindi il posto, non la persona. Quindi non c'entra niente la strategicità nelle variabili. Le variabili sono 4 famiglie, sono le dimensioni della sedia, fatemele accennare, poi se volete chiedete, visto che avete il mio indirizzo, vi mandiamo la metodologia nostra. Le responsabilità di quella sedia, che non sono tutte uguali e sono tutte comparabili in modo oggettivo. Le competenze, perché anche qui, se ci pensate, un dirigente è richiesto in alcuni casi di saper fare, in alcuni di saper essere, in funzione anche del ruolo. E poi quello che gestisce il dirigente. Lì dentro, a queste 4 famiglie, no? Bisogna incominciare a introdurre anche delle variabili che non sono tutte uguali. Perché se io metto al primo posto la dimensione, è chiaro che, non voglio farvi una lezione su questo, perché voglio parlare anche di risultato, che è l'altro elemento delicato nella vessazione dei dirigenti. Se le metto tutte uguali, le posizioni, tutte a somma 100, faccio una sciocchezza. Io dico sempre ai miei ragazzi, ne ho 40 consulenti sul territorio che fanno questo mestiere, 40, che la regola è gestire, quindi la prima cosa è la gestione, con professionalità e responsabilità le risorse date. Quindi il numero di risorse è l'elemento non determinante per la valutazione, è da considerare nella valutazione come pesatura, ma non può essere principale, tanto più se l'articolazione della mia organizzazione ha dentro le posizioni organizzative, no? E dico che a minore posizioni organizzative deve valere di più rispetto a quelli che ne ha più. Poi lì dentro entro nel merito, ma entro nel merito non più nella posizione, perché tutte le informazioni io le faccio in modo partecipato con i dirigenti. Quindi faccio il questionario, me lo raccolgo, me lo elaboro, lo discuto con loro, di modo che questo modello, ma prima lo discuto col sindacato. C'è qualcuno lì davanti che ha appena fatto una contrattazione ed è centrata con me e sa che abbiamo fatto questo. Poi litigo con gli amministratori, garantendo l'oggettività della cosa. Perché quello che in qualche modo dalla posizione viene fuori e poi anche il ragionamento sul risultato. Anche qui il contratto è chiaro, deve essere prevalente, ma lo diceva già il 150 con la modifica della Madia, la valutazione sul risultato, quello oggettivo, però poi io chiedo a voi, quanto sono pesati gli obiettivi di ogni dirigente? Quanto c'è una correlazione tra il premio di risultato del fondo della dirigenza sul premio di risultato e il prelevamento per il singolo obiettivo? Perché questo è l'altro grande tema, che è collegato alla programmazione. Perché altrimenti ci inventiamo gli obiettivi. Allora, secondo me, gli obiettivi, anche qui sono poi uno dei papà di quelle che sono alcuni orientamenti di Aran, compreso quella che anche l'attività ordinaria comporta risultato, perché dipende molto dalle risorse messe. Però bisogna avere i dati per farlo. Allora, l'oggettività sta nel fatto, la misuriamo il costo della produzione? Quanti sistemi di controllo di gestione ci sono nei comuni, compreso Messina, che ha il costo di produzione delle attività nostre? Perché è un primo elemento che misura l'efficienza e che, se comparato nel tempo, come dice il 150 articolo 5, no, ci dà sostanzialmente l'evoluzione della capacità, no, di essere efficace nella nostra organizzazione ed efficiente. Ma secondo, più è grande l'organizzazione, più si articola e quindi bisogna dare ai centri di costo.
quanti di voi hanno l'idea di che cos'è un centro di costo e come si misura un centro di costo e quali sono gli indicatori di misurazione della performance del centro di costo? Sono 1450 gli indicatori significativi, poi si possono creare e sbizzarrire di più, ma quelli comparabili per fare un po' di benchmarking anche tra gli enti sono 1450. Non le conosce neanche il Ministero, le conosco io e pochi altri, Ruffini che ha lavorato con me, che è il presidente del nucleo di Aran, le conosce altrettanto come me, visto che abbiamo fatto tutto questo lavoro sulle province e sui comuni a Castellanza, no? Abbiamo costruito assieme. Poi lui dice, tu sei l'ingegnere, io non sono l'artigiano, no? Per cui lui non ha mai fatto il sistema, salvo quello che adesso usa, che non misura neanche i costi. Dico, cacchio, ma non è solo i costi, tutta la partita della soddisfazione dell'utenza. Lo dico perché questo è un tema della dirigenza. Però il modo migliore per risolvere anche questo, che sta nella contrattazione, è dire che il dirigente assegna il tema della soddisfazione ai singoli operatori. Fatemelo dire con francesismo, perché se io chiedo a ogni contatto, adesso si colleghi al sito e mi dia un giudizio possibilmente positivo, ho fatto due operazioni. Uno di leggere la redemption, no, di risposta che il cittadino dà alle indicazioni dei miei operatori. La seconda cosa, ho evitato di far mandare a fanculo quel cliente da parte del mio dipendente. Pensateci bene. È codice di comportamento. Allora, il grande tema, no, è che collegare assieme queste cose, il prossimo futuro ce l'abbiamo a settembre col PIAO, che è la prossima scadenza. La facciamo per adempimento come ha fatto il Comune di Pavia, che ha messo assieme i 4 documenti fondamentali, oppure ci mettiamo dentro e incominciamo a dire che ragioniamo per processi. Ma i processi sono una cosa diversa dai procedimenti, sono ancora una cosa diversa dalle procedure, e su questo bisogna incominciare a ragionare. Che cosa vi sto dicendo? No? Che questa cosa qua è la nuova sfida della dirigenza. È la sfida di capire sostanzialmente rispetto allo scopo che ha l'ente, e ogni ente ha uno scopo, perché c'è un ambiente di riferimento, quanto lo scopo della politica, no, è condiviso da noi, è condivisibile da noi, è percepito da noi, perché molte volte non ce lo spiegano neanche. E il primo documento per fare questo è il DUP sulla parte strategica. Vi invito a leggere i programmi dei sindaci, io mi metto le mani nei capelli, perché gran parte dei programmi dei sindaci sono operativi, non sono strategici. Dove va? Che visione ho della mia città? Io chiedo sempre, no? Che visione ho fra 5 anni della mia città? Cosa voglio trasformare? Lì dentro c'è la capacità del dirigente di tradurre in operatività quotidiana e nel piano triennale, no? E nel PEG e nel DUP le cose, e poi misurarlo, no? Potrei farvi 10.000 esempi su questo, visto che facciamo queste cose, anche accompagniamo gli enti. L'ultima cosa, ti chiedo scusa per la lunghezza, ma credevo che fossero necessarie dopo il pippone di stamattina fare questo, dire che bisogna studiare per far questo. Lo dico perché DIREL ha assunto una nostra piattaforma che tratta dall'anticorruzione alla privacy, passando attraverso il codice dei contratti e la contabilità, ma anche le soft skill. No? Come si fa una riunione a distanza, no? Adesso a settembre arriveranno in collaborazione con DIREL ben 10, 12, 13 corsi Bignamin sul codice dei contratti. Stiamo aspettando le ultime modifiche perché siano anche adeguate, nel senso che da questo punto di vista passa per il PNRR, ci sono le esperienze nazionali del PNRR, sono già visibili, ce le avete a disposizione.
E la ramarezza che ho io, visto che poi la mia piattaforma è tracciata, è un Netflix tracciato, no? È stata l'altro giorno quando ho aperto, dico, dei 150 che si sono adesso accreditati, quanti, non lo dico quanti perché mi sono spaventato io, per vederli i corsi e non per studiarli. Sono dei bignamini, cioè io non sono, lo dicevo prima al collega che fa il turismo in regione, non sono dell'idea del Ministero di fare i corsi tipo la 626, no? Sulla sicurezza di 4 ore. I nostri corsi devono essere brevi, sintetici e in qualche modo problematici, perché la formazione a distanza, l'e-learning, non è sostitutiva della formazione in presenza, però è in qualche modo il bignamino che serve per ripiegare la cosa, per vedere se sono in linea, per vedere se c'è la legittimità. Lo dico perché questo è un elemento su cui vi invito, visto che è gratuita per gli iscritti alla DIREL, a utilizzarlo e anche a criticarlo, perché visto che c'è anche la customer interna, c'è qui la mia responsabile della formazione che raccoglie tutte e che lavora con un gruppo di lavoro di dirigenti di DIREL per raccogliere tutti i suggerimenti di miglioramento, perché studiare è l'elemento centrale per far studiare gli altri, ma anche come esempio. Io continuo a dire, l'ultima cosa che dico, che un dirigente è uno che è un esempio dentro l'ente. Io sono il primo che entra e l'ultimo che esce in ufficio e caccio le persone dall'ufficio se fanno più delle 8 ore. Da noi ci sono le 8 ore, perché dico che il tempo necessario è breve. In quel tempo è tutto, no? È tutto possibile. Qualcuno, una mia ingegnera tanti anni fa mi diceva che è bravissima, mi garantisco che tra l'altro fa l'anticorruzione, mi diceva ma io lavoro di più perché devo imparare. Io ho detto dopo 8 ore, fuori dalle palle, cioè nel senso che non esiste, perché la gestione del tempo e la responsabilità delle nostre risorse è fatta anche della gestione delle ferie, delle malattie, dei permessi, perché questi sono gli elementi poi motivazionali aggiuntivi a quello del salario. Altrimenti discutiamo solo di salario in una discussione in cui c'è il limite del 2016, per cui i margini per la contrattazione non ci sono. E io ci vado sui tavoli di contrattazione per conto delle amministrazioni comunali, contro di voi, contro CGIL e CISUIL sui personali di livelli. Mi ci diverto e mi stimano tutte le volte che vado, perché la mia idea, e finisco con questo, è che una buona contrattazione è una contrattazione in cui non c'è un vincitore solo, no? Win-win, win-win, visto che stamattina c'era collegato il presidente del CNEL, ma il precedente presidente del CNEL, con cui ho fatto una ricerca sulla negoziazione, appunto, ho imparato questo nella negoziazione, ho insegnato negoziazione al Castel Gandolfo Alleni, è saper rispettare gli obiettivi da parte mia, ma nello stesso tempo la controparte. Se c'è relazione e obiettivi soddisfatti, in qualche modo abbiamo raggiunto il nostro risultato. Non sarà pieno, ma sarà comunque un risultato oltre quello che si aspetta la politica. Viceversa, c'è la strada che in qualche modo Brunetta ci aveva, fatemelo dire, poi io ci ho lavorato con Renato, quindi posso anche dirlo tranquillamente, che era quella della valutazione contingentata, che non abbiamo applicato da nessuna parte, in cui c'è il 30% di cattivi. Ma dove esiste? No? E poi Valotti, prorettore, faceva il libro dei fannulloni. Io che poi con Valotti ci tratto e vedo le sue valutazioni. Le sue valutazioni sono tra il 98 e il 100%. Ma che cacchio dici di fannulloni se sono tutti così? Io ho licenziato al Comune di Genova l'anno dopo a quelli dell'alluvione, lui gli ha dato il 100%. Dico, non è così, perché poi bisogna essere coerenti. Io non sono stato contento di aver licenziato al Comune di Genova. Ho sempre considerato, anche quando faccio il capo personale, una sconfitta dell'ente, una sconfitta personale, perché
perché le persone sono risorse. Se le concepiamo così, veramente siamo un'organizzazione gentile in cui i dirigenti hanno il loro spazio e non se lo fanno occupare dalla politica. Grazie dottor Grimaldi, ha toccato veramente tantissimi spunti, ne cito solamente due: su valutazione e motivazione soprattutto delle risorse umane. Mi trovo assolutamente d'accordo. Io volevo coinvolgere l'avvocato Tomasetti anche perché ci sta seguendo con tanta pazienza, collegato online, e più volte ho visto anche che insomma ha annuito e condiviso le parole del dottor Grimaldi. Prego, avvocato. Sì, assolutamente. Con Grimaldi spesso andiamo d'accordo sulle cose che diciamo, quindi di fatto non è difficile annuire, però la cosa che mi è venuta in mente mentre parlava Grimaldi, per ritornare alle modalità d'accesso, che è un po' il senso del mio intervento, sono due frasi velocemente, quindi sarò rapidissimo e poi lascio anche la parola a Trivellato che sta attendendo e si è fatto una certa ora. Sono due frasi, una è di Federico Caffè, io tra le poche fortune che ho avuto in vita mia, una è stata quella di lavorarmi con Cassese, l'altra è quella di frequentare il corso di Federico Caffè. Federico Caffè diceva una cosa, lo diceva su welfare state, diceva non bisogna confondere le patologie con la fisiologia del sistema, cioè se una cosa non funziona va curata, non va uccisa. Lo diceva per il welfare, diceva se il welfare ha creato dei problemi facciamo un welfare giusto, non togliamo una cosa che in realtà, un istituto che in realtà è stato un istituto di civiltà. E diciamo che le stesse parole possono essere prese pari per il concorso pubblico, cioè ha ragione Grimaldi quando dice non è che a noi interessa tanto dopo 10 anni di pubblica amministrazione, 15 anni di pubblica amministrazione, valutare se un funzionario si ricorda esattamente il quinto comma dell'articolo 27 della legge, perché quello se lo va a leggere su qualsiasi banca dati, e se lo andava a leggere prima se lo va a leggere ancora meglio adesso che tutto è diventato più semplice grazie al web. Quindi quello che ci interessa è valutare se sa dirigere, valutare se sa far lavorare la gente, valutare se ha una capacità di problem solving, ma questo non vuol dire non fare un concorso pubblico, vuol dire fare un concorso pubblico diverso, e questa è la cosa fondamentale, vuol dire fare un concorso pubblico diverso, il che non significa negare le competenze, perché le competenze in realtà, e anzi su questo io direi, nel momento in cui si crea la quarta area, in cui si crea la vice dirigenza, chiamatela come vi pare, ma che senso c'ha a questo punto, e lo dico come provocazione, fare un altro concorso per la dirigenza? Si faccia un vero importante concorso pubblico per la vice dirigenza, nel momento in cui si è ammessi alla vice dirigenza, questa sarebbe una vera riforma, si fa una carriera progressiva per merito comparativo nella quale si valutano le cose che diceva Grimaldi, cioè si valuta la capacità di dirigere, la capacità di saper fare le cose attraverso procedure selettive che siano però da questo punto di vista effettivamente al passo con i tempi. Quindi non buttiamo il bambino con l'acqua sporca, ma al tempo stesso cerchiamo di adeguare gli istituti della nostra Costituzione al passo con i tempi. L'altra frase che mi sembra importante, che fu attribuita a Massimo Severo Giannini, che era un genio, nell'82-83, ai tempi del famoso rapporto sulla pubblica amministrazione, insomma, siamo tutti abbastanza vecchi per ricordarci queste cose, salvo le signore presenti che sono tutte giovanissime. Massimo Severo Giannini diceva una cosa, diceva fare l'autista alla Fiat e al Comune di Roma è la stessa cosa, fare l'usciere alla Fiat al Comune di Roma è la stessa cosa, fare il dirigente alla Fiat e fare il dirigente al Comune di Roma sono due mestieri completamente diversi, totalmente, completamente diversi. Allora su questo sono diversi anche, per venire a un'altra suggestione che ha dato Grimaldi, nella valutazione, i sistemi di valutazione sono completamente diversi. Perché sono diversi? Per una ragione semplicissima, perché un conto è un'unità produttiva, e ritorno a tutto il mio discorso sulle società in house providing che ho fatto prima,
Un conto è una società produttiva che produce servizi per guadagnare sul mercato, per essere competitiva, per performare sul mercato e guadagnare sempre di più. Un conto è un'amministrazione pubblica che dà servizio al cittadino anche nella consapevolezza che non ci guadagnerà mai e che forse ci perde. Però in questo punto, in questa distinzione, che poi passa per il principio di legalità, per il principio di buon andamento, per il principio di economicità, come l'ho detto prima, non come viene intesa adesso, risparmiamo comunque, cioè no, risparmiamo garantendo i servizi, cioè cerchiamo di dare servizi che garantiscono. In questo c'è la peculiarità e la differenza del dirigente pubblico, e su questo deve essere evaluato con oggettività di obiettivi, e ha ragione Grimaldi, il sistema di valutazione in questo momento come è strutturato è un sistema che è largamente purtroppo inadeguato rispetto alle esigenze. Per il resto non rubo tempo a Trivellato, vi ringrazio tutti e ancora tanto mi dispiace perché vedo che c'è pure il sole, è una bella giornata a Venezia, quindi mi dispiace veramente che lo sciopero non mi ha permesso. Si è perso una bellissima giornata, avvocato. Arrivederci, grazie per il suo intervento. Non so se resti pure collegato, così sentirà l'intervento adesso per sentire il collega dell'avvocato Trivellato, a cui cedo subito la parola, prego. Grazie e salve a tutti. Io farò in modo di concludere sicuramente nell'orario previsto e intervengo con un taglio, come concordato con l'organizzazione, lievemente diverso da quello degli ottimi relatori che mi hanno preceduto, perché vorrei provare a portare, magari appunto in coda, ma non in cauda venenum, sia chiaro, di questa interessante giornata, una riflessione sui temi che sono stati trattati che possa avere, come dire, un punto di vista meno interno e più esterno. In questo senso ci eravamo detti con gli organizzatori, nel senso che quando dopo qualche tempo anche di lontananza o comunque di non frequentazione, come negli ultimi decenni è stato condire, anche a causa chiaramente della pandemia, della esigenza di concentrarsi su altri temi che non quelli dei ricorsi giurisdizionali per forza di cose, eccetera, abbiamo quindi creato un piccolo distacco, abbiamo ci siamo risentiti, ci siamo visti su questa proposta qui. Io sono stato personalmente molto interessato dal titolo e quindi dal tema sotteso, e ne ho avuto conferma nella giornata di stamattina. Non tanto e non solo il titolo incarichi dirigenziali, che avete sviscerato in tutti i modi, ma soprattutto la seconda parte del titolo, le prospettive di crescita professionale nelle regioni e negli enti locali, e ho colto il punto anche sull'intervento dell'assessore regionale prima, quando ha detto della ricerca della migliore gioventù, passatemi la battuta. Lui lo riferisce comprensibilmente, dato il suo ruolo, a una raccolta delle migliori esperienze già dirigenziali o comunque insomma direttive degli enti locali. Io penso che il tema sia invece da estendere alla complessità degli enti locali e alla capacità attrattiva della pubblica amministrazione verso queste figure, le figure dei neolaureati, dei giovani professionisti, di chi. Ecco, la domanda di fondo con cui mi sono approcciato a questo incontro è esattamente questo, quello della attrattività o meno, l'attrattività o meno oggi della pubblica amministrazione, della dirigenza della pubblica amministrazione, per come è percepita, per come è conosciuta, per come è vissuta dall'esterno, e se sia e fino a che punto sia attuale la capacità attrattiva anche della dirigenza e dell'organizzazione sindacale per come si percepisce e per come vive e opera le proprie battaglie, la propria dimensione. Ora, ho verificato un po' che quegli appunti che velocemente mi ero preso in termini molto generali, rispettando un po' questa lettura dal di fuori, sono stati praticamente tutti toccati ed approfonditi, esaminati in maniera chiaramente dettagliata da chi ha svolto le relazioni, ma anche dagli altri relatori in tutti i modi
Allora li richiamo, dati anche i limiti di tempo, solo così a volo d'angelo per capire come poi le questioni di fondo siano condivise più o meno da tutti, e per poi però arrivare a interrogarsi, a provare a vedere se ci sono anche delle possibili risposte a quello che secondo me resta il tema più intrigante, per capirci, dell'attuale scenario nel rapporto fra i potenziali utenti, i potenziali futuri dirigenti da assumere o figure direttive da assumere, quelle che sono le attuali invece prerogative della dirigenza nel contesto di una pubblica amministrazione che ben conosciamo. Chiaramente il punto di partenza non può che essere, come è stato detto da tutti, il passaggio epocale contraddistinto dalla pandemia, contraddistinto che non è solamente una crisi, è qualcosa di più e di diverso, è un acceleratore straordinario di tendenze e di cose già in atto che fanno in modo, sono già in modo che non sia più nulla come prima. Questo non poteva che ovviamente riguardare anche, non potevano riguardare anche la pubblica amministrazione e la dirigenza, che peraltro ha retto l'urto di un'esigenza di far fronte a quella crisi e a quel momento. E adesso chiaramente non entro nel merito perché non c'è nemmeno il tempo delle varie situazioni che hanno caratterizzato questi passaggi, ma se andiamo a guardare, ed è stato detto più volte questa mattina, anche quelli che sono, come dire, gli strumenti che il decisore politico ha assunto e sta assumendo per la ripresa, per la fuoriuscita, di nuovo interrogano come necessario il ruolo della pubblica amministrazione. Si è parlato più volte del PNRR, ma possiamo fare anche altri esempi, sempre visti dal di fuori, che però di nuovo impattano sulla pubblica amministrazione, sull'esigenza di una dirigenza e di un'area direttiva che funzioni. Pensiamo agli incentivi fiscali in materia edilizia, pensiamo a quello che hanno comportato come idea di ripresa, eccetera, e come ci si sia incagliati più volte, no? Sulla difficoltà, si ricordava prima, a fronte di una normativa che sappiamo quali problematiche ha, e poi però il vissuto dell'operatore economico esterno, del cittadino, del condomino, del condominio, è quello di dire: ma io ho il comune che non mi sta rendendo la dichiarazione di legittimo edificato, e poi vai a spiegare che il legittimo edificato a normativa attuale è un qualche cosa di più complesso della... Ecco. Cioè, mi perdoni se la interrompo, Avvocato, proprio in Italia Oggi, tra l'altro la notizia è stata anche ripresa, ha avuto anche abbastanza eco sugli altri media. Abbiamo calcolato che, per esempio, non so se avete visto l'apertura di 2 giorni fa, solo il super bonus, che è in vigore da 2 anni, è cambiato in questi 2 anni 14 volte, cioè in media una volta ogni 50 giorni. Una volta ogni 50 giorni c'è stata una modifica normativa. È chiaro che in questo quadro è difficile per gli operatori economici, mi scusi, ma è proprio cascava a pennello con quello che lei stava dicendo, prego. No, esattamente, ma posso rilanciare sul PNRR l'esigenza che attraverso gli uffici pubblici si appaltino i lavori, richiamare che di fronte a una questione, caro prezzi, che è frutto di questa crisi, che è frutto della nuova crisi, eccetera, noi abbiamo non solo l'1 septies del decreto legge dell'anno scorso, abbiamo il DL 4 2022, abbiamo il DL 17 2022, abbiamo il DL 21 2022, tutti che dicono cose che si contrappongono e si contraddicono, e intanto che stiamo finendo di studiare questi per capire come si applicano anche agli appalti in corso oltre che ai futuri, viene fuori il 50 che abbiamo visto nei vostri giornali cominciare a commentarsi 2022 del giorno scorso, che aspettavamo da 2 settimane, e intanto tu hai gli operatori economici fermi, i dirigenti degli uffici tecnici comunali che non possono fare quello che fa il dirigente della catena di supermercati, che tratta a seconda di come si deve trattare di fronte a un fatto sopravvenuto come quello del caro prezzi, ma deve attuare una normativa che è impossibile da attuare. Quindi è anche questo un limite che la legislazione introdotta, cioè che lo sforzo che il legislatore, che il decisore politico sta compiendo per superare le difficoltà di una pubblica amministrazione, sicuramente da svecchiare, sicuramente da adeguare, però lo fa da un lato con il limite che ha bene illustrato stamattina la collega, la professoressa Pagliarin, di un rischio, qualcosa di più di un rischio, di depotenziamento del cardine portante del principio del concorso dell'articolo 97, rispetto al quale non si può retrocedere, e però concordo con il collega Tomasetti,
dobbiamo necessariamente capire come si coniuga la tutela di quel principio con l'esigenza di guardare avanti. Ecco, poi c'è, dicevo, l'ulteriore difficoltà di riforme sistemiche che non arrivano e che comportano che oggi la gestione della cosa pubblica da parte della dirigenza sia percepita nel modo che abbiamo detto fuori, però di nuovo, se ci fermiamo a questo, io penso che né come dirigenza né come organizzazione sindacale che la rappresenta abbiamo dato la risposta che necessita dare. Noi dobbiamo necessariamente guardare in avanti e non fermarci alla critica, che pure c'è e si ribadisce, l'abbiamo fatto insieme per anni e non ci sottraiamo alle battaglie di salvaguardia del principio del concorso sulla pubblica amministrazione. Non mancano gli esempi anche in Veneto, ne abbiamo seguiti insieme, di comuni anche capoluoghi, e sappiamo che hanno pensato e cercato di poter sostituire la dirigenza. Abbiamo insieme anche, e non ci sottraiamo, un po' di vento, sì. Abbiamo insieme anche, non ci sottraiamo alle battaglie di tutela sono stati definiti interessi legittimi privati del dirigente nella assunzione dell'incarico da parte del datore di lavoro, però non penso che la questione possa fermarsi, che la soluzione del problema dell'attrattività rispetto alle giovani generazioni di lavoratori formati e potenziali soggetti da assumere nelle pubbliche amministrazioni per rispondere alla problematica di un'amministrazione da svecchiare possa essere superato solo con la tutela di questi principi che vanno comunque salvaguardati. Poi, non solo per limiti di tempo, ma anche perché le risposte effettivamente sono estremamente difficili, io non è che posso pensare che ci siano risposte per superare e per riuscire a coniugare questi principi con un guardare in avanti. Però cose interessanti sono emerse e mi trovano anche concordi per quel po' che si coglie. Abbiamo sentito parlare spesso, lo richiamava da ultimo il collega Tomasetti, il ruolo della vicedirigenza o della struttura similare, poi chiamiamola come vogliamo. Se noi operassimo, facciamo un test molto semplice, visto che l'età media dei pubblici dipendenti, lo ricordava prima il dirigente che mi ha preceduto, si aggira sui 50 anni, ma credo che se andiamo a guardare l'età media della dirigenza sia anche un po' più altina, sicuramente, e quindi in età di figli che sono o laureati o si stanno laureando, ecco. Se ciascuno di noi proponesse al proprio potenziale teorico figlio in età di assunzione una prospettiva di carriera come quella che ha vissuto il dirigente cinquantenne, sessantenne, con quella dimensione, con quell'attesa, con quel ruolo, con quella struttura, con quelle difficoltà, è attrattiva? O non è più interessato nostro figlio o nostra figlia ad una dimensione che sia parziale come tempo di impiego, ricca di crescita, anche magari settoriale, interdipendente con altre realtà? Cioè, io voglio dire, noi dobbiamo sforzarci di capire che la svecchiamo questa pubblica amministrazione, riusciamo ad avere qualche... Ricordo Antonio De Marchi, quella bella convegno che ha organizzato una decina d'anni fa a Vicenza con comparazione con altri paesi, e c'erano dei rappresentanti olandesi, che io mi ricordo che sono arrivato al convegno e c'era un ragazzotto che pensavo fosse l'autista del non trentenne, e poi salgo, prendo posto alla tavola rotonda e mi trovo questo ragazzo seduto e Antonio, questo è il segretario nazionale dei dirigenti olandesi, mi sbaglio? Ecco. Io penso che quello debba essere il tendere della dirigenza e in generale chiaramente della pubblica amministrazione. Le ricette del nostro buon ministro Brunetta, al di là delle ottime intenzioni del venezianissimo ministro Brunetta,
che forse non è una novità assoluta, ha 15 anni il testo legislativo che porta il suo nome di riforma del TUPI, quindi insomma, però ecco, mi pare sia anche il ministro anziano quando siedono in Consiglio dei Ministri. Ma al di là di questo, i tentativi che ci ha ben descritto oggi il Presidente Treu con le slide che richiamava del Ministro, i tentativi di innovare ci sono, non sono adeguati per i motivi che abbiamo detto, ma io penso che si debba per forza di cose pensare a strumenti nuovi e si debba per forza di cose pensare a delle modalità di concepire l'attività e la dirigenza della pubblica amministrazione che siano tali da andare oltre l'imprescindibile tutela degli interessi legittimi privati nell'incarico e del principio del concorso pubblico nell'assunzione, ma che debbano anche prospettare qualche modalità nuova. Grazie Avvocato. Allora, abbiamo recuperato e abbiamo chiuso in perfetto orario, forse sì. Prego, le cedo la parola per dei dettagli organizzativi per il pomeriggio. Sì, prima vi rammento ovviamente che dopo la pausa ristoro ci sarà l'elezione di tutti gli organi statutari della DIREL, per cui per chi non ha già votato online, che ormai abbiamo messo in piedi anche questa innovazione, è pregato di rimanere per votare fisicamente. Però abbiamo adesso il piacere di aver tra noi, che era stato impedito in precedenza, il segretario generale della programmazione della Regione Veneto, il dottor Maurizio Gasparin, a cui vogliamo cedere la parola per un breve intervento. Grazie, lo ringraziamo. Grazie, un brevissimo intervento. Abbiamo cambiato il programma questa mattina perché c'è stata la convocazione della Giunta, per cui c'è stata un po' una riorganizzazione dell'agenda. È passato l'assessore, immagino che ha portato i propri saluti e la testimonianza del percorso che la Regione ha fatto nel corso del 2021 per definire anche un assetto organizzativo in grado di strutturare in maniera permanente una logica di efficientamento la macchina amministrativa regionale. In un contesto sicuramente complicato, mancavano gli strumenti, 20 anni di impedimento di adozione di procedimenti legati alla selezione di dirigenti, che ha pesato molto sull'attività della Regione, in carenza dell'approvazione di contratto nazionale che è intervenuto nel 2020 e il contratto decentrato che è intervenuto nel 2021. Con queste criticità che abbiamo rilevato, una costante che abbiamo potuto rilevare nel Veneto è una compartecipazione sistematica, costruttiva, propositiva di tutto il sistema sindacale, delle rappresentanze sindacali che hanno accompagnato la Regione nella fase di attuazione di questa riorganizzazione, pensata in un contesto economico e sociale che è stato totalmente stravolto da alcuni elementi esterni. Non solo il tema pandemico che ha pesato sulle attività e le competenze attribuite alla Regione, ma sentivo prima l'Avvocato che citava il tema PNR, tema che deve essere una priorità nell'agenda degli enti locali, dell'amministrazione regionale come soggetti attuatori e facilitatori dell'impiego di risorse importanti che per il nostro sistema paese diventano determinanti. Immaginiamo 220 miliardi di euro, se non utilizzati bene in una logica di, come è previsto dal PNR, di resilienza e ripresa, diventano un elemento sul quale il nostro Paese difficilmente riesce a garantire una prospettiva in termini di equilibrio finanziario e di ripresa che è aspettata appunto da tutti. Rispetto a questo percorso la Regione ha puntato molto nel definire un assetto organizzativo in grado di monitorare e sostenere l'attività legata al PNR non solo nella logica di dare velocemente attuazione a quelle che potranno essere le risorse che saranno destinate nel nostro territorio, ma organizzando una visione strategica unitaria, una cornice dentro la quale abbiamo individuato 16 macro progetti
per i quali abbiamo pesato anche l'impatto economico che devono generare sul territorio, e attorno a questi 16 macro progetti stiamo lavorando per adeguare un assetto organizzativo in grado di supportare per avere una ricaduta ovviamente positiva nell'attuazione del PNR. Detto questo, io credo che in questa fase qui c'è bisogno di interloquire molto anche con i livelli centrali, perché abbiamo parlato, ho sentito prima citare il professor Brunetta, ministro, col quale ci sentiamo spesso per poter capire in che termini possono essere dati quegli strumenti agli enti locali, alle province e alla regione che possono appunto facilitare l'utilizzo di risorse. Senza questi strumenti il problema è cantierare le opere, garantire professionalità alle amministrazioni locali perché possono elaborare capitolati. Diventa oggi tangibile la necessità di essere in grado di rispondere con esigenze mirate, aspettative rappresentate sistematicamente anche dalle organizzazioni sindacali, che devono trovare spazio in azione di governo in grado di sostenere le amministrazioni locali. Detto questo, con la DIRE stiamo lavorando anche su un piano di formazione dei dirigenti. Noi abbiamo la certezza che senza una capacità di interloquire in maniera puntuale con i profili dirigenziali, difficilmente ovviamente la politica riesce a mettere a terra quelle che sono le programmazioni e le attività che il territorio esprime e si aspetta. Tenteremo di chiudere la partita di questa formazione, di questo piano formativo nei prossimi giorni, ma il tema è fare sistema, fare squadra come abbiamo fatto finora, perché le esigenze che ci vengono rappresentate in un contesto storico difficile possono essere tradotte in adozione di strumenti legislativi e amministrativi in grado di agevolare il ruolo della Regione, in un contesto nel quale la Regione Veneto sia accollata anche l'onere di coordinare in una logica di regia generale tutta una serie di relazioni col territorio. Buona giornata e buon lavoro. Allora grazie ancora anche al segretario generale e niente, siamo arrivati con solo 10 minuti di ritardo, c'è la pausa pranzo e vi aspetto poi per gli adempimenti elettorali. Grazie ancora.
Sì, allora, scusate, direi che possiamo iniziare la fase congressuale vera e propria. Io volevo essere molto sintetico nel darvi un brevissimo resoconto di quella che è stata l'attività della Direl in questo quinquennio. Appunto ho parlato di quinquennio perché doveva essere in origine un triennio. Infatti l'ultimo rinnovo degli organi statutari del Veneto risale al maggio 2017, per cui le elezioni regolarmente dovevano tenersi nel 2020, ma non occorre che precisi i motivi per cui non si è potuto fare questo rinnovo. E quindi abbiamo ritenuto, grazie, il meeting è terminato, di rinviare a tempi migliori la procedura di rinnovo degli organi. Comunque è stato quello che dal 2017 al 2022 un quinquennio molto, molto impegnativo. È stata svolta un'attività molto importante sul piano della formazione, sulla gestione tanto del contratto del 2021, che appunto anche è stato un po' il culmine di questa attività che era iniziata dopo il 2017 e che appunto poi ha visto un impegno molto alto a livello del Veneto e anche oltre per quanto riguarda la contrattazione decentrata. E quindi io mi limiterò solamente a enunciare alcuni obiettivi che sono stati raggiunti nel corso di questo quinquennio. Intanto l'azione di supporto che è stata svolta da tutta la Direl Veneto a favore della federazione. Solo per fare un minimo cenno, il Veneto si occupa della gestione del sito nazionale Direlnet e quindi assieme ad alcuni colleghi ci stiamo occupando anche di promuovere la formazione a tutti i livelli. Ecco, quindi quello che ci aspetta è un triennio impegnativo, perché dovremmo mantenere quel ritmo che abbiamo tenuto nel corso di questi ultimi 2 anni e questo appunto anche in funzione del fatto che probabilmente a fine anno inizierà anche la contrattazione del CCNL 2019-2021 dell'area funzioni locali e quindi su questo piano vedremo di ripetere l'esperienza molto positiva che abbiamo fatto in occasione del contratto 2016-2018, anche in stretta collaborazione con gli amici colleghi della Direr, Sidirs e anche altre sigle sindacali. Quindi dovremo mantenere, come dicevamo, quegli impegni che abbiamo assunto in questo quinquennio e sviluppare e ottimizzare quello che abbiamo appreso in questo periodo. Quindi supporto tecnico alla federazione e per quanto riguarda la formazione anche lo sviluppo della comunicazione, perché è un aspetto molto importante, perché apre una finestra sulla pubblica amministrazione, sui nostri colleghi. Allora veniamo alla fase congressuale vera e propria. Quindi quest'anno abbiamo messo in atto un sistema di votazione online che ha avuto anche un successo al di sopra delle aspettative, nel senso che tutti hanno accolto con favore questa innovazione e quindi ci ha permesso anche di dare un valore non tanto da un punto di vista numerico di quelli che sono i voti, ma ci ha permesso di dare un valore rispetto alla rappresentanza delle persone e quindi del valore dell'associazione. Il primo adempimento richiesto che il Consiglio direttivo ha ritenuto opportuno sottoporre a questa Assemblea
è quella di inserire nello statuto e regolamento della Dire il Veneto la figura del segretario emerito. Questo perché noi intendiamo dare un grande riconoscimento al nostro segretario uscente, l'architetto Antonio De Marchi. Io farei un applauso subito. Ecco, quindi noi vorremmo proporre come Antonio De Marchi diventi il primo segretario emerito della Dire il Veneto, perché ha retto la segreteria regionale, non vorrei sbagliarmi, per oltre 20 anni. E l'ha condotta e l'ha guidata con uno spirito di abnegazione ammirevole. Per quella che è stata la mia esperienza, perché forse io con altri siamo stati anche più vicini ad Antonio, siamo stati collaboratori più stretti di Antonio, abbiamo potuto anche apprendere tante cose e anche ereditare la sua esperienza e la sua capacità soprattutto di vedere cose che noi facciamo fatica a vedere, perché noi abbiamo sempre apprezzato in Antonio la sua capacità introspettiva, e che è una qualità che nel mestiere di sindacalista è molto importante, direi fondamentale. Quindi se voi siete d'accordo io sottopongo a questa assemblea l'approvazione di un articolo che poi metteremo a verbale, dove è prevista appunto l'istituzione della figura del segretario regionale emerito, e quindi per la prima volta sarà l'architetto Antonio De Marchi. Io, interpretando il pensiero di tutti, vado ad abbracciare Antonio, perché nella Direl si entra ma non si esce, quindi è come i carabinieri, si rimane direllini per tutta la vita. È giusto che io concluda la mia parte, diciamo, attiva con un mandato. Chi mi segue deve stare attento al gruppo, perché io non sono stato particolarmente bravo, né particolarmente intuitivo. La mia capacità è stata quella di ascoltare diverse persone. Questa è la mia raccomandazione. Ascoltarsi reciprocamente, discutere e dopo decidere. Chi decide da solo può anche indovinare le decisioni, essere molto rapido, molto efficace, ma molto spesso sbaglia. Vi ringrazio. Allora andiamo alla seconda parte delle questioni da approvare in questo congresso, che riguarda appunto la presa d'atto della votazione avvenuta in questi giorni dei candidati, che sono 11, che il Consiglio regionale aveva concordato, anche sentiti gli interessati, nella riunione del 13 aprile. Quindi avevano dato la disponibilità a ricoprire l'incarico di consigliere regionale al sottoscritto Scarangella Giulia, Guido Cunico, Alessandro Pignatelli, Giovanni Caineri, Maurizio Dorigo, Parisotto Luciano, Caporella Eva, Morino Marilena, Bongiorno Pasquale e Minuto Pasquale. Questi, dalle risultanze appunto della piattaforma informatica, hanno tutti ottenuto i voti sufficienti per essere tutti e 11 eletti nel Consiglio regionale. Il nostro statuto prevede che il neoconsiglio eletto si riunisca
per qualche minuto e per appunto procedere poi all'individuazione del segretario regionale, del vicario regionale, del vice segretario, del tesoriere e dei revisori dei conti. Quindi io adesso inviterei i colleghi un attimo, magari possiamo uscire anche fuori, così ci accordiamo, ma rientriamo, diciamo, dopo qualche minuto sicuramente. Grazie. Sì, Veneti. Gli eletti. No, però io vi volevo attirare un attimo la vostra attenzione, perché dopo vi devo rubare un minutino come direttivo, perché devo sottoporre a voi una richiesta che mi proviene dalla Calabria. Quindi prima di... Sì. Ok.
dico proprio nel 7 per 6 leggo la
Sì, sì. Maurizio. Volevamo una fumata qua. Sì, allora il Consiglio neoeletto unanimemente allora, ha cooptato come segretario regionale Maurizio Dorigo. Sarò breve. Allora, innanzitutto grazie per la fiducia, le aspettative che vedremo se saranno ben riposte, ma soprattutto grazie ad Antonio che mi ha coinvolto sin da subito in questa esperienza straordinaria di vita sindacale che ha un contenuto che va oltre alla rappresentanza, e ovviamente a tutti i colleghi che ho avuto modo di conoscere grazie a questo impegno. Farò la mia parte, sempre sostenuto, non cambiate i numeri di telefono, guai a voi, perché ci sarà bisogno di capire tante cose E la mia idea di gestione, per quanto questa lunga o breve sarà di continuità sicuramente e di dialogo, perché forse è una cosa che un po' mi appartiene, un po' Antonio l'ha raccomandata e mi sembra un segno più che doveroso il rispetto del desiderio. Grazie a tutti. Grazie. Grazie Maurizio, grazie. Quindi come ha indicato l'Assemblea prima, segretario emerito regionale è l'architetto Antonio De Marchi. Poi segue il vice segretario generale vicario Giulia Scarangella. Vice segretario il sottoscritto. Tesoriere Luciano Parisotto, che ha delegato me. Revisori dei conti Pasquale Bongiorno e Marilena Morino. Il Consiglio poi ha espresso l'unanimità la richiesta tramite il neosegretario Maurizio Dorigo di chiedere ufficialmente a Rocco Bellomo di essere presente in Consiglio regionale, cooptato a supporto. Arnaldo Vecchietti. Colpo di scena, colpo di scena. Dovevi dire obbedisco. Non ho sentito l'altro mi associo. Bene, allora grazie a tutti e buona prosecuzione della giornata. E abbiamo anche dopo la cena stasera alle 8 alla trattoria all'orologio alle ore 20. E domani poi l'evento culturale a Mestre, sì. Per i biglietti del treno, visto che siamo là, io ho provato a farli in stazione, no, si possono fare sia la macchinetta sia in biglietteria, e se volete li facciamo, insomma, ognuno il suo biglietto, così parte quando vuole, e i biglietti durano 4 ore, quindi più o meno fate i conti chi va via prima, chi va via dopo, un 4 ore. E la cosa è, chi va essenzialmente il primo treno che parte,
dalle 7:30 poi c'è la fascia protetta, quindi dovrebbero teoricamente partire. Quindi dopo che finito Mario ci parliamo, vediamo un po' chi va, come facciamo. E martedì ci sarà la cena offerta dai due comitati. Ma erano già consiglieri però. Erano già consiglieri. Anche se adesso avremo delle amicizie. Allora, scusatemi, io vi rubo poco tempo, anzi spero che sia poco, perché mi è arrivata in questa maniera un po' atecnica, un po' diciamo non secondo regola, però approfitto, ci siamo tutti quanti presenti, perché ho avuto nel corso delle settimane scorse delle interlocuzioni con i colleghi della Regione Calabria, che vivono da tempo una situazione piuttosto difficile all'interno del loro ente, con riorganizzazioni che avvengono ogni 3 mesi, incarichi dirigenziali 3 mesi senza avere ancora gli obiettivi, poi li spostano, non sanno qual è il percorso, insomma una situazione abbastanza complessa che ha profili sia di carattere generale, quindi interesse sindacale stricto sensu, sia di particolare perché riguardano situazioni dei singoli dirigenti che interessano le loro posizioni economiche e i loro incarichi. Abbiamo avuto 2-3 videoconferenze insieme a questi colleghi e dall'avvocato Tomassetti, al seguito del quale sono stati evidenziati una serie di contenziosi che potrebbero essere attivati, alcuni, ripeto, di valenza anche di carattere generale. Il problema è sempre il conferimento dell'incarico, la durata dell'incarico, le riorganizzazioni e così via, e altri che invece hanno un respiro di natura individuale dei singoli colleghi che poi valutano il da farsi. A seguito di tutto ciò l'avvocato Tomassetti chiaramente ha immaginato una sorta di preventivo di spesa che io vorrei molto sinteticamente leggervi per le singole tipologie, sulla base del quale, vi anticipo, la Regione Calabria, i colleghi della Regione Calabria hanno chiesto un intervento sostanzioso da parte del Sindacato Nazionale. Considerato che, come voi sapete, le risorse del Sindacato Nazionale non sono né infinite ma neanche enormi, anzi sono, ringraziando Dio, abbastanza accresciute negli ultimi tempi grazie a quelle iniziative in cui le strutture più forti hanno dato una quota parte delle loro entrate, perché noi ci basiamo sul fatto che le risorse venivano in massima parte percepite a livello locale. Poi abbiamo chiuso alcuni conti correnti di strutture che ormai non avevano più la consistenza numerica di un tempo e avevano anche, cioè diventava quasi dispendioso avere dei conti aperti. Alcune strutture, quindi alcuni conti correnti sono stati chiusi, altri conti correnti di strutture che sono ancora molto attive sul territorio rimangono aperte, per cui il Sindacato Nazionale insomma è riuscito un attimino a far crescere questo piccolo tesoretto tra molte virgolette insomma, che c'è a livello nazionale, però prima di autorizzare o immaginare di dare un contributo a una struttura decentrata, io responsabilmente ho la necessità di confrontarmi col direttivo, perché questi sono soldi di tutti, quindi sono soldi che possono servire per le varie necessità. Ora, molto sinteticamente, il Tomassetti prevede la possibilità di un ricorso al Tribunale del Lavoro per comportamento antisindacale ex articolo 28, censurando il comportamento tenuto dalla Regione Calabria nell'adozione di atti di macro-organizzazione in violazione del diritto alla concreta ed effettiva informazione sindacale, chiedendo l'annullamento. Poi la censura della legge regionale che ha sottratto alla contrattazione collettiva ambiti di sua competenza in materia di trattamento economico dei dirigenti. Il ricorso va esperito il prima possibile, deve avere requisito dell'attualità, non temporale ma di perdurante lesività, ed il costo calmierato alla convenzione di IREL è 3.500 oltre a SG, IVA e CPA. Poi ricorso al Tribunale del Lavoro ex articolo 814, il sindacato dei dirigenti regionali
che dall'applicazione di questa legge hanno subito un danno economico possono anche proporre ricorso ordinario al Tribunale del Lavoro per ottenere, previa remissione degli atti della Corte Costituzionale, il risarcimento dei danni subiti. Generalmente il costo del ricorso è posto a carico dei ricorrenti, dipende dal numero, con contributo del sindacato e dipende dal numero degli stessi. Complessivamente sempre 3.500 più SG, IVA e CPA, salvo che l'ingente numero di partecipanti o la particolarità del contenzioso non rende eccessivamente oneroso il lavoro. Poi ricorso al TAR avverso gli avvisi pubblici per il conferimento di incarichi dirigenziali, anche qui si parla sostanzialmente di altri 3.500 eccetera eccetera, sempre secondo le solite convenzioni. Sono esclusi dal presente progetto di parcelle i ricorsi singoli dei dirigenti per risarcimento dei danni dovuti a pretermissioni del conferimento di incarichi dirigenziali, ovvero per ottenere il pagamento degli interim o ancora della corretta retribuzione risultata eccetera. I ricorsi 1 e 2, dice Domenico, sono pagati dal sindacato. La ripartizione della quota di pagamento tra il sindacato nazionale e l'articolazione periferica dipende da accordi endosindacali, tenendo presente che solitamente il sindacato nazionale partecipa alle spese del giudizio in quanto ritiene la problematica di interesse generale della categoria. Resta a vostra disposizione. A seguito di questa nota dell'avvocato, io ho ricevuto fino a poco fa alcune telefonate da parte di Alessandro Russo e Gianluca Alessandro Romeo e Gianluca Tedesco, che sono i due rappresentanti della Regione Lazio. Vi rammento che Gianluca Tedesco è il collega del CSA, che si è dato da fare, devo dire, molto attivo e ha portato una serie di iscritti alla Direl, perché questi inizialmente erano iscritti come CSA, perché lui è il CSA. Ho chiesto adesso a Barbara quanti sono effettivamente quelli iscritti direttamente alla Direl e risultano essere intorno agli 8. Loro mi parlavano di 16 iscritti, però questi colleghi erano anche colleghi, prima stavano in Direr, poi sono passati con noi, qualcuno stava col CSA, un po' al limite. Sono colleghi che sono iscritti a noi da circa un anno, quelli più antichi, quelli più recenti sono iscritti negli ultimi mesi. I contributi vengono dati a livello nazionale e attualmente loro danno un contributo che per potersi iscrivere, perché pare che questa è la somma che pagavano un tempo, è di 18 euro. Anche questo dovrà essere, poi diciamo, voi capite che in un momento in cui dovevamo fare più iscritti possibile entro il 31 dicembre, abbiamo un poco avuto un atteggiamento, diciamo, molto comprensivo. Poi tutto questo a regime dovrà essere messo un po' in regola in tutta Italia, perché ci sono diversità di pagamenti su tutta Italia. Quindi questo è il contesto generale. Ora mi si chiede una partecipazione del sindacato. Io ho spiegato che la partecipazione è sempre stata relativa e in ogni caso ogni partecipazione da parte del fondo nazionale viene concordata con tutti i colleghi, quantomeno del direttivo, perché sono risorse di tutti, perché queste risorse servono per tante cose. Mi è stato anche detto, però i colleghi qua si aspettano un grosso aiuto da parte del sindacato, mi è stato detto pure che poi se no potrebbero anche valutare negativamente in prospettiva come iscrizione o meno al nostro sindacato un'eventuale nostra non disponibilità, secondo quelle che sono le loro aspettative. E pare che sono un 16 colleghi che parteciperebbero a questi contenziosi. Il collega ha limitato, ritiene lui, intorno ai 10.000 euro, 10.200, una cosa del genere, l'esborso totale per fare questi contenziosi. Non li farebbero tutti, insomma limiterebbero a quelli che ritengono più probabili di esito favorevole. Pare che i ricorrenti potrebbero essere un 16 colleghi, ha fatto un calcolo che tutto sommato se volessero dividere la somma solo fra di loro, tra questi 16 colleghi ci sono 600 e rotti euro a testa. Detto ciò, attendo una mia risposta, perché dalla mia risposta evidentemente, dalla nostra risposta, cioè io mi faccio portavoce di una volontà del direttivo nazionale e io gli ho anticipato che entro le 15:30 vi avrei dato una risposta dopo aver consultato voi. Dipende anche quelle che possono essere le loro azioni. Io ho spiegato che si sta iscritti al sindacato non soltanto per vedersi, diciamo, finanziati i ricorsi, ma per sedere ai tavoli contrattuali, per avere voce in capitolo. Cioè il sindacato non è soltanto fare i contenziosi o fare i ricorsi. Quindi questo è quanto lo pongo alla vostra attenzione. Capite anche un certo mio imbarazzo, perché io normalmente caratterialmente non tratto neanche quando compro casa per me.
Figuriamoci se mi metto a contrattare con quelli che devono fare un contenzioso, con tutto l'affetto che sono. Però qua mi sento più responsabile, perché se io compro casa per me e non riesco non mi interessa spendere 10.000 euro in meno perché non mi piace fare la contrattazione, mercanteggiare, è un mio difetto, riconosco che è un mio difetto, quelli sono soldi miei, è un problema mio, ma se si tratta di gestire soldi di tutti, io mi sento fortemente responsabilizzato, perché quindi questo è il mio imbarazzo, e questo mio imbarazzo vi comunico, e quindi chiedo a voi di aiutarmi a togliermi da questo imbarazzo, raggiungiamo la decisione, la comunico e poi ciascuno assume. Io ho detto che possiamo pure immaginare una partecipazione, però, quindi questo è qua. Ditemi voi se questa partecipazione ci deve essere, di quanto ci deve essere, oppure se non ci deve essere per niente. E ho chiuso. Avevi alzato la mano, Alessandro, scusami. Sì, questo sì, se no non le prendiamo neanche in considerazione, cioè il problema è sempre il discorso del conferimento dell'incarico, no? Quindi diciamo giustamente, come tu vuoi che sia ulteriormente chiarito, giustamente l'interesse sindacale di carattere generale c'è, è sempre il problema del conferimento dell'incarico, il problema della durata dell'incarico, della modalità con cui si pesano le posizioni dirigenziali, che l'hanno fatto non attraverso la contrattazione ma attraverso un atto legislativo regionale. Quindi diciamo i presupposti alla base dell'interesse del sindacato a perorare il ricorso ci sono tutti. Ecco. Sì, abbiamo un regolamento che prevede la possibilità di erogare contributi a fronte. A questo ti rispondo io. La Regione Calabria è nata oggi, è nata ieri. Quindi praticamente, allora aspetta, allora mi spiego ancora meglio. Questi contenziosi sicuramente sono coperti dal sindacato, però normalmente sono coperti dal sindacato decentrato, che già ha un suo conto, e poi ci sta la partecipazione nazionale. Nel caso specifico, essendo diciamo la struttura regionale Calabria nata meno di un anno fa, attualmente ho chiesto a Barbara, ci sono 8 iscritti, se tu calcoli, poi non è stato aperto un conto corrente perché sono ancora pochi, non hanno una grossa autonomia sindacale, no? E quindi questi soldi vanno tutti quanti a Roma, per cui, per essere proprio brutali, calcola, nella migliore delle ipotesi non sono 12 mesi, sono 8 per 16 fa 8, quindi sono 1.200 euro che hanno, tra virgolette, versato al nazionale, e adesso praticamente c'è la necessità di coprirne 10.000. Allora, se normalmente c'era, che ti posso dire, la Regione Veneto, se deve fare un contenzioso di 10.000 euro, probabilmente la Regione Veneto le mette 8.000, 7.500 e chiede 2.500 a Roma. Non ho capito, scusami, qual è la tua proposta? Che paga tutto il nazionale? No, sta bene un contributo nazionale in questo caso, ma che sia un'eccezione, perché di norma dovrà essere la sezione regionale che se ne occupa. Sì, il problema è che non esiste la sezione regionale. E pertanto è un'eccezione Certo. dovuta al fatto che è di neocostituzione. Però hai capito, il problema è che noi diamo il contributo, il resto chi lo dà? Devono dare loro, i singoli dirigenti. Fai. Sì.
Sì, certo, questo è un passaggio essenziale, che si iscrivano e anche che si impegnino anche a promuovere altre iscrizioni anche tra i funzionari, e questo noi possiamo chiederlo come impegno. Allora io penso, raccogliendo adesso sento, scusami Maria Cristina, volevi dire? Facciamo l'articolo 28, scusa non ti sento, non ti sento. Sì, però ragazzi io continuo cioè il problema è che sicuramente deve pagare il sindacato, però nella generalità dei casi è il sindacato locale. Il problema è che non c'è, allora praticamente la domanda è, ma cacciano tutti questi 10.000 euro? E là è il ragionamento, perché la partita poi alla fine si delinea e si definisce rispondendo a questa domanda: quanto gli vogliamo dare? E in base a quello che gli vogliamo dare, loro sono disposti a mettere pro capite quello che gli rimane? Questa è la domanda, è tutta là. Io vi dico in tutta franchezza, voi basta che mi dite quanto ritenete che si debba. Vai Giancarlo. Non al 31-12, attenzione, questi, cioè quelli al 31-12 saranno 5-6, attenzione. Sì, un messaggio. Perché io lì mi sono battuto, perché tra le altre cose voi sapete che i colleghi del CSA
continuavano a iscrivere come CSA. Io a te ti voglio bene, però tu, perché il CSA, allora che succedeva? Secondo quello che era negli accordi, e così dovrebbe essere accaduto, tutti quelli del CSA sono transitati automaticamente nella DIREL per il conteggio delle deleghe, ma non per il discorso economico. Quindi il CSA continua a pagare i dirigenti CSA, che sono Federez barra Direz barra Direl barra CSA, pagano conto corrente CSA. Questi ultimi, io gli ho detto all'amico Gianluca, non li scrivere più come tutta sta dicitura qua, tolgono lo slash e l'ultima parola è Direl, quindi questo Direl puri, ok? Io gli ho dato la possibilità di avere la rappresentatività concordandolo con voi, e lui ha iscritto, devo dire, un bel po' di dirigenti. Quindi la proposta è, se è 4.000 uno dei due, l'articolo 28, il 4.000 secondo me si può dare praticamente in maniera totale. Io credo che un segnale di accoglienza si possa dare, secondo me. Voi siete molto benevoli e io mi allineo alla vostra volontà. Voi considerate che il nostro conto corrente si aggira attualmente, è cresciuto perché siamo arrivati a 16.000 euro in cassa. Adesso stiamo intorno ai 95.000 euro, quindi non è una somma esorbitante, è una somma che ci dà quindi io prima di autorizzare, cioè ne parlo con voi, ecco. Aspetta, Giancarlo e Riccardo. Esatto. Ecco, quello sì. Giancarlo, ci siamo barcamenati, io mi sono barcamenato nel senso marino del termine, marittimo, perché praticamente per ottenere più iscritti entro il 31 dicembre, no, sotto una certa soglia non vanno, no, stanno sopra quella soglia, ci stanno altri colleghi in giro per l'Italia che sono sotto a quella soglia. Però tu sai che quando all'epoca con Filippo Giordani dopo una decisione del direttivo nazionale, fu aumentata la somma di pochi euro, ci sono un sacco di cancellazioni, i nostri colleghi sono così, Quantificatemi la spesa è 10.000 euro, ditemi voi quanto bisogna dare. 4.000. Chi offre di più? Aggiudicato. È il 100% dell'articolo 28, mentre quell'altro sono tutti 3.500, insomma alla fine la somma fa 10.000. è il 100% dell'articolo 28, mentre l'altra questione, che non ho capito qual è, l'altra questione arriviamo a 3.500 più 6.500 al 50%, su 7.000 euro quasi che gli diamo, 6-7.000 euro gli diamo, no, lui ha detto 3.500 completo perché è articolo 28, il 50% è il rimanente sono 6.500, il 50% sono 3.250, quindi quando gli dobbiamo dare 7.250? Sì, voglio il senso logico, ma i soldi sono quelli, Però vabbè. Lui ha calcolato 10.200, lui ha calcolato 10.200, su 10.200 quanto vogliamo? perché l'ha calcolato 3.500 più 4% più l'IVA più poi fa 4.500, che sono quei 10.000 lì, quindi praticamente fa due case, una articolo 28 e una cosa. Allora se noi l'articolo 28 possiamo pagare pieno, o ai 4 o ai 4 e 5, quello che si insomma, l'articolo 28 no, ma è per 5 senza IVA, senza il 4%, senza cosa. Allora la mia proposta è l'articolo 28 tutto, quell'altro no, oppure per il momento no, non so. L'impugnativa della legge regionale per il conferimento di carichi. Riccardo, vai Riccardo che si... fate parlare Riccardo. Lui è referente per la Calabria. Lui è referente per la Calabria, giusto?
l'importo viene dopo. Allora abbiamo l'articolo 28 che sarà tutti conveniamo, che è una tutela sindacale in una regione che gli enti accorrono non ha nessuna struttura sindacale che posti di cassa e di gestione. Quindi è ovvio, secondo me, dal punto di vista, che debba essere la tutela esercitata perché accorre proprio per trovare il fondamento e scopo della regione Calabria e quindi trovare delle radici più profonde, che non significa essere soddisfatti nelle spese legali, ma trovare la tutela del riconoscimento che c'è scritta la DIL e la DIL perché tutti tutela perché è giusto che quindi sull'articolo 28 secondo me c'è un po' che non ci piace nulla qui secondo me questa posizione e quindi l'articolo 28 è tutto no. L'altro non ho capito se c'è un interesse doppio, non so se è proprio quello che si negava ma che cos'è là? Una parte che interessa una porzione interessa soltanto i dirigenti e su quello che non è sull'altro, cioè sul corso avverso alla legge regionale. Io trovo giusto che l'educazione si muova affiancando i singoli dirigenti della ma non il ma non dare un contributo infatti ho detto qualche mila per coprire l'articolo giustamente perché sono in ingresso. L'altra operazione è un'operazione che devono in parte ci aiutiamo per dare forza al loro. Cioè, non è detto che poi tu dice sicuramente di più di 4.000 e dall'altra parte una considerazione sulla base della piccola esperienza che abbiamo con l'MSI. Noi abbiamo un ricorso che è l'articolo 28 che incide dal 2019 e che l'ultimo ritiro l'abbiamo avuto che hanno portato a dicembre del 2015 un veto e questo è già e poi un'altra cosa sintomatica al di là delle spese che stiamo sostenendo ma siamo stati pure in una fase interlocutoria rapida condannati per le spese perché quindi la decisione che andiamo ad assumere ovviamente deve tenere conto anche delle maggiori spese future che qui potremmo andare. Hai perfettamente ragione, da noi ci troviamo adesso a una causa del 2006 perché poi l'attualità si rischia di perdere per come va la giustizia però no, lo dobbiamo fare un punto è l'articolo 28 dove non ci piace un punto è affiancare le cause contro per Sono pronto, appena termino lo leggo. che ci sono contro la legge regionale ma che questa parte della causa deve essere affrontata dai singoli. Quindi l'articolo ci deve essere entrambi gli interessi perché se si sta benissimo che il sindacato è non può stabilirlo se noi affianchiamo Scusa, senza entrare nel merito, allora l'articolo 28 è per il comportamento della Regione Calabria sulla macroorganizzazione e ha violato il discorso della pesatura delle fasce. L'altro ricorso al TAR avverso gli avvisi pubblici per il conferimento di incarichi dirigenziali fuori dai ruoli regionali. Contrario ricorso sulla scorta di quello che ha condotto la DIREL alla sentenza del Consiglio di Stato numero 46 eccetera eccetera dell'annullamento degli atti di cui sopra il regolamento regionale del 2021. Quale atto presupposto? Il ricorso va presentato entro 60 giorni. Io credo che i due ricorsi siano sostanzialmente questi, perché, sicuramente è così, perché l'altro porta alla Corte Costituzionale. Quindi i due contenziosi sono questi. Quindi riassumendo le posizioni maggioritarie, ditemi se ho capito bene, il ricorso ex articolo 28 viene completamente finanziato dal sindacato con le risorse del sindacato nazionale. Okay. Perfetto. Quindi quello che è 3.500 più SG più PTC, CCT, BBT più queste cose qua.
Invece l'altro contenzioso, che assommerà più o meno la stessa somma, come vogliamo contribuire? Certo, ma tutte e due hanno valenza sindacale, cioè, certo. Questo dico, può darsi che avremo, potremo trovare interesse in questo senso, non solo di tutelare quei nostri iscritti che abbiamo in Calabria, ma di continuare a cavalcare questa crisi. Ma questo è indubbio, allora sono due contenziosi che hanno. Cioè, il problema è questo, allora non saremmo qui a parlarne se non avesse una valenza sindacale. Sì. Devo capire, è sul 110, quell'avviso lì impugna un avviso. Guarda, non so se sul 110, su qualche altra cosa, il problema è capire quanto il nazionale sopperisce a un'assenza di qualsiasi tipo di contribuzione di quello locale, punto. Questo è. Quindi se abbiamo deciso che l'articolo 28 è proprio tipicamente sindacale, quindi anche quella anche il secondo, come giustamente osserva Maria Cristina, ha una valenza molto sindacale, che tra l'altro va sulla scia di una marea di altri contenziosi che abbiamo pure vinto e che infatti Tommasetti cita. Con tale ricorso, sulla scorta di quello che ha condotto ad il DIRER con il nostro patrocinio la sentenza del Consiglio di Stato, di cui andiamo tanto orgogliosi perché è stato un grande successo, numero 46 del 2020, numero 4006, no, vabbè, all'annullamento degli atti di cui sopra il regolamento regionale numero 12 2021 in parte qua quale atto presupposto. Vabbè. Alla fine sono sempre 5.000 euro circa, 4.000 rotti euro, 5.000 euro. Sì, però evidentemente ho capito, no, io quello che tu hai capito, quello che tu dici lo sposi in pieno. Voi mi dovete dire se io devo togliere 10.000 euro dalle casse nazionali, punto. Questo è il problema, è soltanto economico, non è che mi dovete convincere. Come? Ma queste sono le battaglie che si sta in tutta Italia, Cioè, attenzione, cioè, se domani si sveglia, cioè io da Gigi la verità, se questo viene a sapere all'Umbria, fa la stessa richiesta, perché noi dobbiamo essere pronti domani alle richieste di qualche altro collega. Io mi sento la responsabilità di quelle risorse. Se voi mi dite diamoci tutti 10.000 euro, io non ho problemi. Poi quando sono finiti, Tutto? Ho capito. Perdonami, ma io quello che voglio far capire che con quei soldi che ci stanno in cassa si paga la sede, la dipendente che costa 30.000 euro l'anno, cioè non è che abbiamo 1 milione di euro da investire. Avessimo 1 milione di euro da investire, dico affrontiamo tutti i contenziosi. Noi responsabili, cioè io a casa mia faccio così, io non faccio un passo più lungo della mia gamba, però se da oggi voi mi dite diamo tutto, io non ho problemi, però dovete sapere. 11, 12, 15, 14, 16, 18, 20, 20, 21, 21, 22, 23, 24 sono diventati adesso. Ieri sera abbiamo dato delle... Io ho telefonato al prof, lo devo richiamare alle 6, entro le 6, voleva sapere il numero preciso e dopo dovrebbe sapere un'altra cosa, se per la ricevuta penso che il pagamento che mi farò
come deve essere? Non importa, basta che sia una ricevuta qualsiasi. Ma figurati. Allora, se voi siete d'accordo, allora ditemi un po', o lo mettiamo alla votazione oppure io faccio una proposta e poi mi dite, perché secondo me equamente noi possiamo dare il 50%, diamo 5.000 euro di 10.200 e il resto devono coprirlo loro, e secondo me non è poco, a patto che però io devo vedere le deleghe tutte quante DIREL, tutto qua, perché poi 5, 7, 9, 10, però dire il 50% domani dunque si scrive dice voglio il 50%, cioè come avete dato il 50 dato il 50. Io invece direi il discorso 28 è stato te lo dico oggi, prima volevo controllare con te. Non è che non ci siano dei doppioni. La regione Umbria domani si iscrive per avere dei soldi, dice ma tu stai aspetta, Palmieri, la sostanza è sempre 5.000 euro. ok, vabbè, come viene presentato? Poco cercavi c'ho anche abuso di mio figlio a cena, quindi vai, mi spiace, scusami, vai tranquillo. C'è un contenzioso che in natura generale sindacale. Io dal mio regione, che già la sua autonomia posso chiedere se mi mando un contributo sulla mia spesa, perché poi può riguardare tutti gli altri contributi, sì o no? Sì. Allora, se la Calabria o la Toscana che non hanno torna a quello di prima. che siamo che siamo 50, che siamo 4. Ok. Tu hai capito bene quello che faranno non riesco a trovarlo però. Almeno una contribuzione che se si decide del 50% del 50, si decide del 30, se è un argomento che ci riguarda tutti. L'avevamo già deciso, l'abbiamo già deciso, no? Siamo avanti. Il 28 secondo me è a parte, il 28 per me è a parte, perché il 28 è 28 ragazzi. Anch'io ho chiesto a Mario se mi finanzia un 28 con il ministro degli interni, ma io verso tutto al sindacato, tutte le cose che fanno io non lo uso, anzi io vado a fare le trattative decentrate, perché non voglio la con la mia macchina e la mia sinistra. Vabbè, quello è un errore. Poi certo. Ok, allora io aggiungo un altro elemento di riflessione che forse è sfuggito. La Toscana comunque è 4, 5, 6 anni, 7 anni che sta con noi, no? Quindi abbiamo fatto un certo tipo di lavoro nel tempo ed è nata come DIREL, punto. La Regione Calabria è nata come CSA neanche da un anno, non sono neanche 8 iscritti, 8 no, possono pure essere 12, ma neanche da un anno. Quindi io ho il dovere nei confronti di tutti quanti voi di rappresentarvi una richiesta che secondo me è un attimino oltre un certo tipo di... hai capito? Quindi non è la Toscana, non è un'altra... Cioè sono colleghi che poi stanno lì al margine, sia un po' CSA, un po' DIREL, poi che succede se tu non mi convenzioni, poi può darsi che ci cancelliamo. A me già il fatto che io caratterialmente sono fatto male, a me se uno mi dice poi sai se le cose vanno cioè ci può darsi che ci cancelliamo, cioè a me personalmente va il sangue negli occhi, quindi voi, questo è il problema che voi vedete a me, avendo a me come segretario, perché a me poi va il sangue negli occhi. Quindi detto questo, io devo tutelare un patrimonio che domani può servire a te, e io non è che domani posso dirti Gianpè non ti posso aiutare perché ha già tutto cosa achillate, capito qual è il problema? È come diceva pure Senia. Poi sulla questione di principio che vanno aiutati i colleghi, tutte queste cose qua, nulla questo. Di questa cosa ne ho fatto un accenno anche a Vittorio, che con la Calabria ti dico come siamo rimasti con i miei. Se voglio, non entro nel merito della decisione,
sul presupposto che ci siano gli estremi per l'articolo 28, vi abbiamo detto, sono gli organi regionali che possono agire direttamente, voi agite, noi andremo al rimborso se agite ex articolo 28. Sulla parte relativa al ricorso al TAR, siccome noi legittimazione attiva diretta non ne abbiamo, se avete interesse a un contributo, poiché sono nei limiti del ritorno della quota che avete, vi possiamo garantire il ritorno della quota annua, punto. Erano 8 euro iscritte e quant'altro al mese, eccetera, eccetera. Nei limiti di quello noi possiamo coprire, ma il ricorso ve lo dovete fare. Come? Vedi? Ciao. Sì. Io vi chiedo scusa, ma vi saluto, vi lascio. Ma quando ci no, non mi fermo stasera. Poi ragioniamo. Ci aggiorniamo. Scusatemi, io volevo dire una cosa insieme a Vittorio. Sì. No, io, questa a parte, per parlare anche di cose, un po' di progettualità, a noi è venuto in mente che in un futuro, ciao Alessandro, in un futuro prossimo quando incominciamo a provare ad avere anche un po' più di penetrazione a livello legislativo nazionale, ci sono 3 punti su cui dobbiamo combattere. Aiutami a ricordare. Allora, primo discorso, garantire l'effettiva imparzialità e indipendenza del dirigente rispetto al politico, perché noi dobbiamo tornare a quello che era l'impianto originario del decreto 29 del 93, che prevedeva la durata di un incarico dirigenziale superiore a quello del mandato del politico. Quindi vorremmo portarlo a 7 anni, anche senza rinnovo o senza proroga, ma da 5 a 7 anni, in modo da sganciare la dipendenza del dirigente dall'organo politico. Poi dovremmo provare a portare avanti qualche provvedimento normativo che stabilisca l'organico minimo dirigenziale dei singoli enti in base alle funzioni uniformi, ecco. Cioè, quindi creare delle funzioni uniformi, dei pacchetti di funzioni uniformi minimi, e dove esistono degli standard dimensionali, e su quelle dimensioni il minimo organico deve essere quello. Poi ci sono altre cose su cui volevamo lavorare, e poi le riorganizzazioni, il limite alle riorganizzazioni, perché le riorganizzazioni, una volta fatto l'organico minimo sulla base di funzioni definite, tu l'organizzazione la puoi fare, una volta fatta non la modifichi per 5 anni. Su questo ci dobbiamo provare. I compitini futuri che ci daremo, per la prossima legislatura, per quello che sarà. Allora, chiudendo questa partita, cosa che mi rendo conto che in cui ci sta. Ti lascio, non entro nel merito della discussione. Però quello che hai detto tu non è che mi dispiace come soluzione. Un articolo? Meraviglioso. Ragazzi, allora, con la tasca di tutti quanti noi, quanto vogliamo contribuire? Allora, sostanzialmente, ricondotti tutti quanti in DIREL, l'articolo 28, prego? L'articolo 28 viene pagato completamente dal DIREL nazionale, a rimborso come fa lui o glielo diamo in anticipo? Perché a rimborso questi non. Vabbè, però. Non ho capito, un contributo fisso?
Questa è un'altra soluzione, perché sei iscritto, vabbè. Però attenzione, se quello mi porta, se domani quello mi porta la scheda con 16 iscritti, gli da 9.000 euro, 8.000 euro, Ah, vabbè. Ragazzi, però usciamo velocemente da questa impasse, perché insomma, cioè non stiamo proprio a fa. Sì, ma ogni iscritto a che data? Perché se si iscrivono domani che si pigliano tutti i soldi? Sono 8.000 euro. Ah, per te va bene 8.000 euro? Io non so se va bene per tutti. Ma non è un contributo, lo stiamo pagando tutto quanto noi, sono 10.000 euro, Attenzione. Allora facciamo così, intanto voglio dire, poi alla fine decidono loro. Se voi siete d'accordo, io propongo la copertura totale dell'articolo 28, il resto se lo vedono loro e al limite vanno a rimborso, poi vediamo, ma sicuramente non copriamo anche l'altro. E finisce, che poi sarebbe la metà del 50% della richiesta. E basta. Che l'articolo 28, ecco, ripeto, ci può essere necessità che la faccia la Toscana, che la faccia l'Umbria, che la facciano anche. Però hai capito, là la singolarità è che i colleghi sono iscritti da poco e non si sa neanche bene dove sono iscritti. Mi devono mandare le deleghe. Devi? Ma essere in aeroporto alle 9:30? L'aereo ce l'ho alle 11:30. Ah, mi avevi detto la mattina? Ho sbagliato. Ok, quindi a che ore devi partire da Mestre? Penso Alle 9:30 proprio? Vabbè, allora vedo se c'è disponibilità. Si arriva in aeroporto qua. Sì, quindi 9:30 alla. Ok, ti faccio sapere.